Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace.
Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi di lunedì della settimana santa, seconda del Salterio. La meditazione degli eventi centrali della nostra redenzione sostenga la nostra preghiera per intercessione di San Francesco. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo Cristo, Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Venite, adoriamo Cristo, Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Venite, adoriamo Cristo, Signore. Per noi ha sofferto tentazione. Vacate le sue porte con inni di grazia, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Venite, adoriamo Cristo, Signore, per noi ha sofferto tentazione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo Cristo, Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Creati per la gloria del tuo nome, redenti dal tuo sangue sulla croce, segnati dal sigillo del tuo Spirito, noi ti invochiamo, salvaci, o Signore. O spessa le catene della coppa, proteggi i menti, libera gli oppressi e conduci nel cielo ai quieti pascoli, il popolo che crede nel tuo amore. Sia lode e onore a te, pastore buono, luce radiosa dell'eterna luce, che vivi con il Padre e il Santo Spirito, nei secoli dei secoli, glorioso.
Oggi a me il tuo orecchio, Signore, vieni presto a liberarmi. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. Oggi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sì, per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Sei la mia roccia, il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Toglimi dal laccio che mi hanno teso, e sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie angosce. Non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai guidato a largo i miei passi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi a me il tuo orecchio, Signore, vieni presto a liberarmi. Fa splendere il tuo voto sul tuo servo, Signore. abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno. Per il pianto si struggono i miei occhi, la mia anima e le mie viscere. Si consuma nel dolore la mia vita, i miei anni passano nel gemito, inaridisce per la pena il mio vigore, si dissolvono tutte le mie ossa. Sono l'obbrobrio dei miei nemici, l'orrore dei miei conoscenti. Chi vede per strada mi sfugge. Sono caduto in obbio come un morto, sono divenuto un rifiuto. Nodo la calunnia di molti, l'errore mi circonda. Quando insieme contro di me congiurano, bramano di togliermi la vita. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. Nelle tue mani sono i miei giorni. Liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio, ora e sempre. Amen. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. Colmi chi in te si rifugia, davanti agli occhi di tutti. Tu ti nascondi il riparo del tuo voto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti a scuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue. Benedetto il Signore, che ha fatto per me meraviglie di grazia, in una fortezza inaccessibile. Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera, quando a te gridavo aiuto. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore protegge i suoi fedeli.
siate forti, risplendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie. Quando sarò innalzato da terra, attirerò a me ogni creatura. Dalla lettera agli Ebrei. Avendo, fratelli, piena fiducia di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in pienezza di fede, con il cuore purificato dalla cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso. Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone, non disertando le nostre riunioni come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che potete vedere come il giorno si avvicina. Infatti, se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la piena conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la vampa di un fuoco pronto a divorare i ribelli. Quando qualcuno ha violato la legge di Mosè, viene messo a morte senza pietà sulla parola di 2 o 3 testimoni. Pensate quanto maggiore sarà il castigo di cui sarà ritenuto meritevole chi avrà calpestato il Figlio di Dio e considerato profano quel sangue dell'alleanza dal quale è stato un giorno santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia. Conosciamo infatti colui che ha detto: a me la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Richiamate alla memoria quei primi giorni nei quali, dopo essere stati illuminati, avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta, ora esposti pubblicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere spogliati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e più duraturi. Non abbandonate dunque la vostra fiducia, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di costanza, perché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere la promessa. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il mio giusto vivrà mediante la fede, ma se indietreggia, la mia anima non si compiace in lui. Noi però non siamo di quelli che indietreggiano a loro perdizione, bensì uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Non abbandonate la vostra fiducia. Avete solo bisogno di costanza. Fate la volontà di Dio e otterrete la promessa.
la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Fate la volontà di Dio e otterrete la promessa. Dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo. La passione del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo è pegno sicuro di gloria e insieme ammaestramento di pazienza. Che cosa mai non devono aspettarsi dalla grazia di Dio i cuori dei fedeli? Infatti, al Figlio unigenito di Dio, coeterno al Padre, sembrando troppo poco nascere uomo dagli uomini, vuole spingersi fino al punto di morire quale uomo e proprio per mano di quegli uomini che aveva creato lui stesso. Gran cosa è ciò che ci viene promesso dal Signore per il futuro, ma è molto più grande quello che celebriamo ricordando quando è già stato compiuto per noi. Dove erano e che cosa erano gli uomini quando Cristo morì per i peccatori? Come si può dubitare che Egli darà ai Suoi fedeli la sua vita, quando per essi Egli non ha esitato a dare anche la sua morte? Perché gli uomini stentano a credere che un giorno vivranno con Dio, quando già si è verificato un fatto molto più incredibile, quello di un Dio morto per gli uomini. Chi è infatti Cristo, se non quel Verbo che era in principio, e il Verbo era preso Dio, e il Verbo era Dio? Ebbene, questo Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Egli non aveva nulla in se stesso per cui potesse morire per noi, se non avesse preso da noi una carne mortale. In tal modo egli, immortale, potì morire, volendo dare la vita per i mortali. Rese partecipi della sua vita quelli di cui aveva condiviso la morte. Noi infatti non avevamo di nostro nulla di cui aver la vita, come lui nulla aveva da cui ricevere la morte. Donde la stupefacente scambio fece sua la nostra morte e nostra la sua vita. Dunque, non vergogna, ma fiducia sconfinata e vanto immenso nella morte del Cristo. Prese su di sé la morte che trovò in noi e così assicurò quella vita che da noi non può venire. Ciò che noi peccatori avevamo meritato per il peccato, lo scontò Lui che era senza peccato. E allora non ci darà ora quanto meritiamo per giustizia Lui che è artefice della giustizia? Come non darà il premio dei santi Lui fedeltà personificata, che senza colpa sopportò la pena dei cattivi? Confessiamo perciò, o fratelli, senza timore, anzi, proclamiamo che Cristo fu crocifisso per noi. Diciamolo non già con timore, ma con gioia, non con rossore, ma con fierezza. L'Apostolo Paolo lo comprese bene e lo fece valere come titolo di gloria. Poteva celebrare le più grandi e affascinanti imprese del Cristo. Poteva gloriarsi richiamando le eccelse prerogative del Cristo, presentandolo quale creatore del mondo in quanto Dio con il Padre e il quale padrone del mondo in quanto uomo simile a noi. Tuttavia non disse altro che questo. Questo a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Adoriamo la tua croce, Signore, celebriamo la tua passione gloriosa. Per la tua passione e morte, abbi pietà di noi. Ti preghiamo, aiuta i tuoi servi, che hai redento con il sangue prezioso. Per la tua passione e morte, abbi pietà di noi.
Disse Gesù: l'anima mia è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò, vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio. In mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? In Dio ancora potrò lodarlo. La bellezza del mio volto è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, e ciò di te mi ricordo, da paese del Giordano e dell'Emon, da monte Misa. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Coi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innaso il mio canto, la mia preghiera a Dio vivente. Do a Dio mia difesa, perché mi hai dimenticato. E triste me ne vado, oppresso dal nemico. Per insulto dei miei avversari sono infrate le mie ossa, e si dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? In Dio ancora potrò lodarlo. La bellezza del mio volto è mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen. Disse Gesù: anima mia è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora è vinto il principe del mondo. Abbi pietà di noi, Signore Dio dell'universo, e guarda. Infondi il tuo timore su tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere e che vedano la tua potenza. Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro. Riconoscano come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Innova i segni e compì altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Raduna tutte le tribù di Giacobbe, rendi loro il possesso come al principio.
Gesù, principio e compimento della nostra fede, accettò il disonore della croce, ora siede alla destra di Dio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Giorno a giorno ne affida il messaggio, e la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio, non sono parole, di cui non si oda il sonno. Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola. Pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale. Risulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua cosa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, principio e compimento della nostra fede, accettò il disonore della croce, ora siede alla destra di Dio. Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello. Non sapevo che essi tramavano contro di me dicendo: abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi, il suo nome non sia più ricordato. Agnello di Dio che porti il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che porti il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Tu che verrai a giudicare, Abbi pietà di noi. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Agnello di Dio che porti il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, perché tu mi hai mandato. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici.
intima comunione di spirito con tutta la Chiesa che in questi giorni celebra la passione del Signore, preghiamo. Per la tua morte salvaci, o Signore. Signore dell'universo, venduto ai tuoi nemici per 30 denari, Concedici dono della vera sapienza, perché preferiamo sempre te e la tua amicizia a tutto. nel Getsemani hai detto: la mia anima è triste fino alla morte. Ricordati della nostra debolezza di fronte al dolore e alla morte. Autore della vita e modello di ogni santità, giudicato degno di supplizio. Da perdono e salvezza a noi, veramente meritevoli di condanna. Cristo, crocifisso fra i ladroni, Manifesta la forza della tua redenzione nei santi. Padre nostro, che sei in cieli, Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi remittiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. guarda Dio Onnipotente l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Signore ascolta, pagina 155. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri in questo primo giorno della Settimana Santa, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, Dio Onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unigenico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità, non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attenderanno il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e la luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano le tenebre. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici, a inciampare e a cadere. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Salve, nostro Re, tu solo hai compassione di noi peccatori. Gloria e lode a te, o Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse:
lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Lode a te. L'incipit della settimana santa è la casa dei fratelli di Betania, Marta, Maria e Lazzaro. Sono gli amici di Gesù. Egli vi si reca con i suoi e saranno testimoni di un gesto paradossale, anticipatore di quanto avverrà fra qualche giorno. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Gesù va verso sacrificio e sofferenza e lo sa. Probabilmente si aspetta che a breve lo prendano e lui deve farsi forza. Già sente nell'aria l'odore della morte decisa e del tradimento pensato. Qui ora, a Betania, sente un profumo diverso, il profumo dell'amicizia. E tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Il cammino di questi santi giorni si apre dunque con la memoria di un gesto pieno di tenerezza e di eccesso compiuto da Maria. Durante una cena, Maria prende fra le sue mani i piedi di Gesù e li profuma. Tra 4 giorni Gesù, in un'altra cena, ripeterà quel gesto, prendendo fra le sue mani i piedi dei suoi discepoli. Maria versa profumo senza fare calcoli. Gesù verserà sangue senza fare misure. L'immensa lezione che si consuma a Betania pochi giorni prima della Pasqua è la prefigurazione di quello spreco che sarà la morte di Gesù in croce. È lui il vasetto pieno del buon profumo dell'amore del Padre che, rotto dalla morte, spargerà per tutto il mondo e per tutta la storia il profumo della misericordia di Dio. Da parte mia, qual è il vasetto di nardo che ho e che posso rompere in questi giorni ai piedi di Gesù? Gesù, luce delle genti e nostra giustizia, viene per liberarci da ogni prigionia e cecità,
Desiderosi della vita nuova, chiediamo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Donaci il tuo Spirito, Signore. Per amarti nella Chiesa, anche quando non ci sentiamo tua perfetta trasparenza. Donaci il tuo Spirito, Signore. Per servirti nei poveri e in quelli che il mondo emargina. Donaci il tuo Spirito, Signore. Per aprirci al mistero della croce, consegnandoti la nostra volontà come ha fatto Cristo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Per attendere con pazienza la tua venuta e la tua salvezza. Donaci il tuo Spirito, Signore. Per sentirti vicino ai noi peccatori, dalla fede incrinata e smorta. Donaci il tuo Spirito, Signore. Per ricordare che siamo opera delle tue mani e tutti fratelli tra noi. Donaci il tuo Spirito, Signore. Per rinnovarti il nostro sì ogni giorno. Donaci il tuo Spirito, Signore. O Dio, Creatore e Salvatore nostro, che ci hai dato tutti i doni del tuo amore, ascolta la nostra voce. Con il sacrificio del tuo Figlio Gesù ti offriamo ciò che siamo in semplicità e letizia, perché il profumo della tua lode si spanda nell'universo per tutti i secoli dei secoli. A terra, pagina 56. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Volgi con bontà il tuo sguardo, Signore, ai santi misteri che celebriamo, il sacrificio che nella tua misericordia hai disposto per annullare la nostra condanna, produca per noi frutti di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Sì, è veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebrato il mistero della nostra redenzione.
Per questo grande mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato tutto, ci ha dato il suo Spirito e noi con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sì, o Signore, liberaci da tutti i mali e dona la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Fratelli, pagina 18. Avrei
Preghiamo. Visita, Signore, il tuo popolo consacrato da questi santi misteri. Proteggilo con il tuo amore premuroso, perché custodisca con il tuo aiuto i doni che ha ricevuto dalla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La tua protezione, o Signore, soccorra gli umili e sostenga sempre coloro che confidano nella tua misericordia, perché si preparino alla celebrazione delle feste pasquali non solo con la mortificazione del corpo, ma ancor più con la purezza dello spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E dolce volto, pagina 156. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, lunedì santo, 3 aprile, San Riccardo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Guarda, Dio Onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione di tuo unigenito Figlio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare,
perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù è un uomo straordinario, di una profondità unica, ma anche capace di momenti di convivialità e di allegria. Quando si avvicinano i giorni della sua morte, partecipa a 2 cene con gli amici. Una ovviamente è l'ultima cena, ma pochissimi giorni prima aveva partecipato anche alla cena organizzata per festeggiare la risurrezione di Lazzaro. In questa occasione si contrappongono 2 persone. Da una parte Maria, la sorella di Lazzaro, che manifesta tutto il suo amore per Gesù, che cosparge i piedi di Gesù con olio profumato, preziosissimo. E dall'altra parte c'è Giuda, che manifesta ancora una volta il suo attaccamento al denaro e la sua meschinità. Tra questi 2 personaggi, diametralmente opposti, possiamo cercare di comprendere anche la nostra collocazione. Qual è la natura del nostro essere discepoli di Gesù? È un amore autentico, disinteressato, che si manifesta nel dono totale di noi stessi? O è un attaccamento interessato che cerca innanzitutto il proprio tornaconto? Siamo noi, coloro che mangiano alla mensa di Gesù, coloro che ascoltano la sua parola. Ma anche Gesù, anche Giuda lo ha fatto. Cerchiamo dunque di essere sempre vigilanti sulle motivazioni che ci spingono ad essere discepoli e cerchiamo sempre di purificare la nostra fede dalle scorie dell'egoismo e dell'orgoglio per fare della nostra vita un dono profumato da offrire a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E qui dal convento della Santissima Annunciata di Rovato ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana vissuta sempre in grazia di Dio. L'ascolto del Vangelo porti luce e pace nelle tue giornate. Ciao ciao e abbi cura di te.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di sapienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di sempre faticare per salvarmi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di intelletto che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di intendere le illustrazioni che mi vengono da Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di consiglio che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di camminare secondo i consigli evangelici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di fortezza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di esser forte contro i miei spirituali nemici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della scienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di ottenere la scienza dei santi, che è il sapere amare Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della pietà che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi la grazia di esercitarmi volentieri negli impieghi della pietà cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono del timore che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di temere i giudizi di Dio e camminare in tal modo nella strada dei divini precetti, che in quel giorno estremo del mondo sia collocato alla destra del Giudice eterno, mio Redentore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Siano lodati Gesù, Maria e San Vincenzo, oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre,
tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gioia della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna.
Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Oggi si festeggia Santa Cunegonda, la santa imperatrice patrona del Lussemburgo e della Lituania. E allora auguri a tutte le Cunegonda che portano questo bel nome. Il nome Cunegonda, oggi poco usato nell'onomastica popolare, in tedesco significa che combatte per la stirpe. Ma chi era Santa Cunegonda? Castità e adulterio sono i due poli all'interno dei quali si inserisce la vicenda biografica di questa straordinaria figura di santa e di imperatrice. Le notizie più organiche e più consistenti sulla vita di Cunegonda sono estrapolate da una agiografia attribuita ad un canonico della città bavarese di Bamberg, divenuta all'epoca sede di una importante diocesi vescovile. L'istituzione politica fondamentale alla quale bisogna richiamarsi per comprendere l'Europa di quel tempo era il Sacro Romano Impero, una confederazione di stati formatisi nell'Alto Medioevo, la cui principale forza di coesione era data dalla connotazione fortemente cristiana che aveva dettato le linee guida della politica di vescovi e di imperatori, da Carlo Magno fino all'anno 1806, data con cui se ne decreta ufficialmente lo scioglimento. Cunegonda era figlia di Sigfrido e di Edvige di Lussemburgo, due genitori dalle solide convinzioni cristiane e anche fermi nei principi religiosi. A quel tempo, soprattutto presso i regnanti e gli aristocratici, il matrimonio era un atto che aveva ben poco di spontaneo. Esso equivaleva piuttosto ad una mossa politica mediante la quale si stabilivano con altre casate opportunistiche alleanze di potere.
E così fu anche per Cunegonda, la quale a 20 anni andò in sposa all'ultimo rampollo della dinastia sassone, Enrico, allora duca di Baviera e poi futuro imperatore del Sacro Romano Impero. L'incoronazione imperiale è avvenuta solennemente nell'anno 1014 a Roma ed è avvenuta per mano di Papa Benedetto VIII. Poiché la coppia non riusciva ad avere figli, cominciavano a correre le voci, come sempre succede, voci le più disparate e contraddittorie. Per alcuni i due coniugi imperiali, ispirati da altissimi principi cristiani, avrebbero fatto entrambi il voto di castità, conducendo una vita immacolata, come fossero fratello e sorella. Secondo altre voci, invece, l'imperatore, sapendo della sterilità della moglie, anziché avvalersi della facoltà di ripudiarla secondo le convenzioni del diritto germanico, accettò di vivere accanto a Cunegonda, donna pia, una donna che amava e rispettava moltissimo, rassegnandosi anche a non avere da questa una discendenza. Una bolla pontificia ne riporta una versione un po' più cruda. La povera Cunegonda, sospettata di infedeltà coniugale, dovette dar prova della sua innocenza al marito, accettando di sottoporsi al giudizio di Dio in una ordalia. Che cos'è l'ordalia? L'ordalia è un'antica pratica a cui si ricorreva in taluni casi per far emergere l'innocenza o la colpevolezza dell'accusato mediante una serie di prove fisiche generalmente molto pericolose. Se l'accusato usciva indenne dalla prova, era considerato innocente, altrimenti il verdetto era ineluttabilmente di colpevolezza. Cunegonda conobbe l'ordalia, conobbe questa umiliazione, anzi, secondo alcuni, fu proprio lei ad invocarla, forte della sua innocenza. La prova per lei consisteva nel camminare a piedi nudi sui vomeri incandescenti di un aratro. L'avvenimento, che impressionò i contemporanei, è illustrato in un rilievo del XVI secolo situato all'interno della cattedrale di Bamberg. Davanti allo stupore degli astanti, i piedi dell'imperatrice poggiarono fermi e sicuri sulle lame ardenti, senza che le carni ne riportassero alcuna ustione. E il verdetto fu unanime. Cunegonda era innocente. C'è un'altra curiosa leggenda, la quale vede coinvolta la badessa di Baumfungen, Giuditta, nipote di Cunegonda. Sembra che questa allegra monaca avesse ereditato ben poco del carattere dell'imperatrice. Monaca frivola e superficiale, preferiva intrattenersi in crapole e banchetti con le sue consorelle piuttosto che partecipare con decoro alle processioni domenicali previste dal calendario liturgico. Cunegonda, allora molto risentita per la condotta disinvolta della sua nipote, l'ammonì diverse volte, non senza risultato. Allora un giorno Cunegonda, esasperata da tanta insolenza, le somministrò un sonoro schiaffone. La leggenda vuole che questa impronta della mano di Cunegonda rimase indelebile sulle guance della badessa fino alla sua morte. Bene, al di là di questa aneddotica, la figura della Santa Cunegonda viene ricordata soprattutto per essere stata la promotrice di importanti iniziative politiche e anche iniziative edilizie. A tal riguardo si ricorda la costruzione del Duomo di Bamberg e del monastero di Baumfungen. Il suo corpo è conservato insieme a quello di suo marito nella cattedrale di Bamberg. Il processo di canonizzazione di Cunegonda venne avviato da Papa Celestino III, ma solo con la bolla di Innocenzo III nel 1200 se ne approvò il culto. E allora noi, nel giorno di Santa Cunegonda, preghiamo Dio con le parole di Pierre Griolet. Gesù,
Ti benedico con tutte le famiglie della terra. Ti ringrazio per l'amore diffuso nel mondo. Ti lodo per la gioia dei bambini. Signore sempre fedele, Signore di tenerezza, che hai accettato la prova per amore. Fa che la mia vita sia guidata dal tuo amore. Tu sei la luce, la salvezza, colui che conforta le mie pene. Tu dai molto di più che le briciole del tuo amore. Ti doni tutto intero per liberarmi dal peccato, affinché, libero e reso dalla vita, conosca la gioia di essere figlio di Dio. Mostrami il tuo volto, mio Gesù sempre vivo. Amen. A te che ti senti sola, sì, ho scritto questa lettera proprio per te che ti senti sola. Ascoltala bene e imprimila nel tuo cuore. Se ti senti sola in questa vita, se non hai più voglia di niente, perché niente ti dà soddisfazione, non mollare. Se non speri più in niente, perché la vita ha bruciato tutto ciò che amavi, non lasciarti andare. Quando sei sicura di averne avuto abbastanza di questa vita, resisti, combatti, non lasciarti andare, perché a tutti capita di piangere e a tutti capita di soffrire. Vai avanti, non fermarti, anche quando tutte le cose vanno storte, anche quando hai perso chi ami. Vai avanti e non fermarti. Se ti senti di essere sola, no, tu non sei sola. Molte persone come te soffrono. Tu non sei sola. Se ti senti schiacciata dal peso dei problemi, se pensi che non ci sia più una via di uscita, se pensi che il tuo futuro sia buio, resisti. La vita aprirà davanti a te nuovi orizzonti che ora nemmeno riesci a immaginare. Forse la vita non sarà come te l'aspettavi, ma la vita ha ancora molto da darti. Alza la testa e non lasciarti andare. Se sei delusa dalle persone e dalla vita, mai mollare. A volte la vita è così, ma non mollare. Se non ti senti accolta e apprezzata per quello che sei, continua a credere in te stessa. La vita è troppo breve per lasciarla rovinare dalle persone che non ti amano e dalle cose che non vanno. Libera il cuore dalla rabbia. Capita a tutti di piangere qualche volta. Quella che oggi ti sembra essere la fine, domani scoprirai che è un punto di partenza. Non lasciarti andare. Anche il dolore fa parte della vita. La sofferenza ti porterà a scoprire la profondità della tua anima. La solitudine è anche un dono. Non odiarla. Impara ad essere amica di te stessa. Se ti sembra che il futuro sia un mostro, un gigante più forte di te, non temere, non preoccuparti. Un giorno ti guarderai alle spalle e vedrai che quel mostro non c'è più, è svanito nel nulla. E un giorno capirai che non sei mai stata sola. Se pensi
di averne avuto troppo di questa vita per tirare avanti. Resisti, 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 resisti per tutte le persone che ti hanno amata. Resisti perché c'è ancora chi ti ama. Tu sarai per sempre nel cuore di chi ti ama. Ricordatelo, tu sarai per sempre nel cuore di chi ti ama. Non lasciarti ingannare dalla solitudine. Tu non sei sola. Non lasciarti abbattere dalle delusioni. A volte le cose vanno così, ma tu sei più forte. Ce la farai. Ricordati che c'è qualcuno che pensa a te. Se ti senti sola, lasciati consolare da qualche amico. Trova rifugio nel Signore e nella preghiera. Se ti senti sola, scrollati di dosso la solitudine e fai qualcosa che ti piace. Tu sei preziosa agli occhi di Dio. È vero, è così. Tu sei preziosa agli occhi di Dio. Tu non sei sola. Tu non sei sola. Un giorno capirai che non sei mai stata sola. Un caro saluto e un forte abbraccio. Fra Stefano. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura ci presenta il primo canto del servo sofferente del Signore. I canti del servo sofferente del Signore sono dei brani del libro di Isaia che mettono in luce il Messia che Israele attendeva, ovvero Gesù. Il primo canto, quello di oggi, descrive il Messia come mite ed umile. Dice infatti il profeta Isaia: non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Il suo compito è quello di portare la giustizia sulla terra, ovvero la salvezza. Ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. I prigionieri sono i poveri peccatori, ovvero tutti noi che veniamo salvati da questo servo umile e sofferente che è Gesù. Da questo impariamo anche noi ad essere miti ed umili di cuore. Solo così la nostra parola sarà accolta e sarà fruttuosa per il bene delle anime. Solo così potremo essere degli strumenti di bene nelle mani di Dio. Il servo del Signore è come un agnello in mezzo ai lupi, ma non teme, perché sa che Dio è con lui e a lui si applicano le parole del Salmo di oggi. Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Anche nel momento più terribile della sua passione, Gesù era nelle mani del Padre, completamente abbandonato a Lui. E così è pure per noi. Al momento della prova dobbiamo ripetere con fiducia le parole del Salmo di oggi, sollevando il nostro sguardo al di sopra delle nubi tempestose,
al di sopra delle cause seconde che sono gli uomini con tutta la loro malvagità, e fissando il nostro sguardo sulla causa prima che è Dio, la divina provvidenza. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Fiducia dunque. Il Vangelo di oggi presenta invece l'episodio di Gesù con gli apostoli a casa di Lazzaro, Maria e Marta. Marta, ovviamente, era tutta intenta a servire gli ospiti. Maria, invece, era ai piedi di Gesù e fece un gesto bellissimo che testimoniava tutta la sua devozione per Gesù. Il testo dice: Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Sono molto belle le ultime parole. Tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Il profumo che Maria sparse sui piedi di Gesù è simbolo della contemplazione che inonda di profumo tutta la Chiesa. Giuda criticò quel gesto considerandolo uno spreco. Disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Ai nostri giorni la contemplazione, la vita ritirata in preghiera sono considerate uno spreco. Ci sarebbe tanto da fare a favore dei poveri. Sì, è vero, c'è tanto da fare a favore dei poveri, ma ancor più importante è la dimensione contemplativa della vita cristiana, e ci sono delle anime che hanno una particolare vocazione alla vita contemplativa, proprio come Maria, la quale, a differenza di Marta, che serviva gli ospiti, se ne stava ai piedi di Gesù per ascoltarlo. Nella Chiesa ci vogliono sia Marta che Maria, ma il fatto è che Maria capisce l'importanza di Marta, ma non sempre Marta comprende l'importanza di Maria. A ciascuno la propria vocazione, ma tra le due è più importante la contemplazione. San Pio da Pietrelcina affermava che ciò che manca al mondo è soprattutto la preghiera. Di opere assistenziali ce ne sono molte, ma di preghiera sempre poca. Una vita dedicata alla preghiera non è uno spreco inutile, ma il bene più prezioso che riempie di profumo tutta la Chiesa e tutto il mondo. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Vieni, Santo Spirito. Spirito, Signore. Venga su noi, o Padre misericordioso, la presenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà, per testimoniarla con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria.
Dalla lettera agli Ebrei. Avendo, fratelli, piena fiducia di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi, attraverso il velo, cioè la sua carne, avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero in pienezza di fede, con il cuore purificato dalla cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso. Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone, non disertando le nostre riunioni come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che potete vedere come il giorno si avvicina. Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la piena conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la vampa di un fuoco pronto a divorare i ribelli. Quando qualcuno ha violato la legge di Mosè, viene messo a morte senza pietà sulla parola di 2 o 3 testimoni. Pensate quanto maggiore sarà il castigo di cui sarà ritenuto meritevole chi avrà calpestato il Figlio di Dio e considerato profano quel sangue dell'alleanza dal quale è stato un giorno santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia. Conosciamo infatti colui che ha detto: a me la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Richiamate alla memoria quei primi giorni nei quali, dopo essere stati illuminati, avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta, ora esposti pubblicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere spogliati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e più duraturi. Non abbandonate dunque la vostra fiducia, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di costanza, perché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere la promessa. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il mio giusto vivrà mediante la fede, ma se indietreggia, la mia anima non si compiace in lui. Noi però siamo di quelli che indietreggiano a loro perdizione, bensì noi però non siamo di quelli che indietreggiano a loro perdizione, bensì uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Non abbandonate la vostra fiducia, avete solo bisogno di costanza. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo.
La passione del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo è pegno sicuro di gloria e insieme ammaestramento di pazienza. Che cosa mai non devono aspettarsi dalla grazia di Dio i cuori dei fedeli? Infatti al Figlio unigenito di Dio, coeterno al Padre, sembrando troppo poco nascere uomo dagli uomini, volle spingersi fino al punto di morire quale uomo e proprio per mano di quegli uomini che aveva creato lui stesso. Che cosa è ciò che ci viene promesso dal Signore per il futuro? Ma è molto più grande quello che celebriamo ricordando quanto è già stato compiuto per noi. Dove erano e che cosa erano gli uomini quando Cristo morì per i peccatori? Come si può dubitare che Egli darà ai Suoi fedeli la sua vita quando per essi Egli non ha esitato a dare anche la sua morte? Perché gli uomini stentano a credere che un giorno vivranno con Dio, quando già si è verificato un fatto molto più incredibile, quello di un Dio morto per gli uomini. Chi è infatti Cristo? È colui del quale si dice: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Ebbene, questo Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Egli non aveva nulla in se stesso per cui potesse morire per noi, se non avesse preso da noi una carne mortale. In tal modo egli, immortale, poté morire, volendo dare la vita per i mortali. Rese partecipi della sua vita quelli di cui aveva condiviso la morte. Noi infatti non avevamo di nostro nulla da cui avere la vita, come lui nulla aveva da cui ricevere la morte. Donde lo stupefacente scambio fece sua la nostra morte e nostra la sua vita. Dunque non vergogna, ma fiducia sconfinata e vanto immenso nella morte del Cristo. Prese su di sé la morte che trovò in noi e così assicurò quella vita che da noi non può venire. Ciò che noi peccatori avevamo meritato per il peccato lo scontò colui che era senza peccato. E allora non ci darà ora quanto meritiamo per giustizia Lui che è l'artefice della giustificazione? Come non darà il premio dei santi Lui, fedeltà personificata, che senza colpa sopportò la pena dei cattivi? Confessiamo perciò, fratelli, senza timore, anzi proclamiamo che Cristo fu crocifisso per noi. Diciamolo non già con timore, ma con gioia, non con rossore, ma con fierezza. L'Apostolo Paolo lo comprese bene e lo fece valere come titolo di gloria. Poteva celebrare le più grandi e affascinanti imprese del Cristo, poteva gloriarsi richiamando le eccelse prerogative del Cristo, presentandolo quale creatore del mondo, in quanto Dio con il Padre, e quale padrone del mondo, in quanto uomo simile a noi. Tuttavia non disse altro che questo: quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo.
Adoriamo la tua croce, Signore, celebriamo la tua passione gloriosa. Ti preghiamo, aiuta i tuoi servi che hai redento con il sangue prezioso.
agnello mansueto che viene portato al macello. Non sapevo che essi tramavano contro di me dicendo: abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi, il suo nome non sia più ricordato. in intima comunione di spirito con tutta la Chiesa che in questi giorni celebra la passione del Signore, preghiamo. Signore dell'universo,
venduto ai tuoi nemici per 30 denari, concedici il dono della vera sapienza, perché preferiamo sempre te e la tua amicizia a tutto. Nel Getsemani hai detto: la mia anima è triste fino alla morte. Ricordati della nostra debolezza di fronte al dolore e alla morte. Autore della vita e modello di ogni santità, giudicato degno di supplizio, dà perdono e salvezza a noi veramente meritevoli di condanna. Cristo crocifisso fra i ladroni, manifesta la forza della tua redenzione nei santi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non guarda Dio Onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica e faccia scendere sul mondo pace e salvezza.
Senti, a me sta cosa qua sembra un po' esagerata, facciamo qualcosa di più normale che fosse meglio, dai. Su. Allora, ciao da parte di Penelope, mi trovo nel bellissimo castello di Gradisca perché c'è qui un amico, si chiama Roberto Satti, però naturalmente questo nome non è molto conosciuto perché il nome d'arte che si è scelto è Bobby Solo. Beh, la domanda di pragmatica credo sia perché proprio questo nome? Ma è una storia lunga, mio papà mi voleva forse notaio, forse medico, forse avvocato, mia madre mi voleva prete e allora mio padre ha pregato la casa discografica di non usare il nome Bobby Solo perché secondo lui fare il cantante era anche un po' un mestiere disdicevole. Ai microfoni di Radio Stereo Monfalcone l'ospite di oggi è un ospite di eccezione, un cantautore di quelli doc d'origine controllata si dovrebbe dire, si chiama Ron. Pochi sanno che tu hai praticamente iniziato la tua carriera musicale con un gruppo dal nome abbastanza shakespeariano che si chiamava Amleto and His Problems e facevi rhythm and blues. Facevo anche qualche cosa di rhythm and blues, sai, quando si andava a suonare nelle balere bisogna suonare tutto, per cui ti chiedevano dal valzer al tango, al rhythm and blues, allo shake, allora andava molto quello. E si ricordo con molto piacere anche perché sai, queste sono le cose che ti hanno fatto cominciare e ti rimangono in mente. Non era il classico concorso di bellezza, o meglio, lo era, ma non io. Era un concorso maschile. Mister Gorizia, esatto, è vero? Sì. Ecco. E io ho deciso, ho detto, voglio partecipare anch'io. Così ho chiesto a Penelope che lì se potevo andare vestita da uomo e mi sono presentata. Penelope chi è? No, Penelope, voglio dire, Ulisse c'entra poco, dov'è? Sì, Penelope è l'organizzatrice Si del alzi concorso. Penelope. Ah, è l'organizzatrice? Sì. Allora tu eri d'accordo con Erika? Ci siamo messi d'accordo, però assolutamente nessuna persona quella sera lo sapeva, tantomeno i giornalisti che io stessa avevo invitato, giustamente. Allora andiamo avanti con Erika. Brave ragazzuoli. Allora. La speaker, ma questo attualmente non è il mio principale lavoro. Diciamo un ridente paesaggio che si trova arroccato nelle colline. Quando era nato un progetto per la tutela dell'ambiente. Ammettete di essere al ritorno dai vostri studi universitari, seduti su un treno placidamente accomodati all'interno della carrozza, mentre il panorama scorre lento fuori dal finestrino. Possiamo scegliere di visitare siti naturalistici oppure accontentarci di un picnic sulle amene rive del Torre. Eccoci qui oggi nella mia cittadina Monfalcone, illuminata lassù dall'alto, come vedete, dalla rocca e qui in basso purtroppo da tutti questi lavori. Da villaggi di soldati protetti da mura prima di legno e poi di pietra, i castelli si sono trasformati in cuore della vita politica e sociale, attraverso un percorso che ha delle fasi ben precise e che vede il Friuli entrare nel pieno del feudalesimo e soprattutto nel periodo patriarcale. Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato vivere 500 anni fa, come mi sarei vestita e quali sarebbero stati i miei divertimenti.
good, just wait. No, gonna be there someday. Sipping on Jim Beam, okay. Gotta get these things one day. Till then, do another line, you know. Searching for that other high. Starbar, gotta steal this deal. Kill, I'm gonna be killed. I got a sack in my pocket. Nel 1499 assume la connotazione di Villa Veneta che vedete alle mie spalle fino adesso. E fino al 1920 fino adesso, ma che cavolo di... Oltre ad un'importante... no, che non muoia! Pizzico di curiosità che non guasta mai. Non mi piace questa cosa. Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra. Una mia amica per lavoro conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello!
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario in comunione con i fedeli qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000. Preghiamo per noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, specialmente per tutti gli ammalati e i sofferenti. Onoriamo e invochiamo la Santissima Madre di Dio col titolo di Madonna che scioglie i nodi. Questa sera meditiamo i misteri della gioia del Santo Rosario. Primo mistero della gioia, l'annuncio a Maria. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua incarnazione in Maria. Donaci per sua intercessione di accoglierti con fede nella nostra vita. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero della gioia, Maria visita la cugina Elisabetta. Ti contempliamo, Gesù, mentre santifichi Giovanni Battista nella visita di Maria ad Elisabetta. Donaci per sua intercessione di portare nel mondo la gioia della salvezza. Maria che scioglie i nodi, prega per noi.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero della gioia. Gesù nasce a Betlemme. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua nascita. Donaci, per intercessione di Maria, di accogliere e proteggere la vita nascente. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della gioia. Maria offre Gesù al Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua presentazione al Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di essere un'offerta a Dio gradita. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della gioia. Gesù è ritrovato nel Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo ritrovamento nel Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di ricercare in ogni avvenimento la volontà del Padre. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso lunga, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pio, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Sì.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Signore, accusa chi mi accusa, combatti chi mi combatte. Afferra scudo e corazza e sorge mio aiuto. Signore mio Dio, forza che mi salva. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Guarda, Dio Onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unigenito Figlio, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità, non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione, coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo.
nostro Re, tu solo hai compassione di noi peccatori. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa prendeva quello che vi mettevano dentro. Allora Gesù disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È iniziata la grande settimana santa, settimana nella quale noi ricordiamo ma soprattutto riviviamo gli ultimi giorni, le ultime ore terrene di Gesù. E ora dopo ora seguiremo i passi del Signore, cercando di entrare nelle sue emozioni, nei suoi sentimenti, rivivendo appunto questi momenti fondamentali della nostra salvezza e della storia della salvezza dell'universo, dell'umanità intera. Sono giorni in cui siamo presi da tante cose, ecco, magari dal lavoro, dagli appuntamenti, sono tutte cose che dobbiamo seguire, ma noi vogliamo vivere anche queste giornate pensando al Signore, rivivere con Lui queste giornate. E Gesù inizia questa settimana, prima della sua Pasqua, in casa di amici. Viene organizzato un pranzo straordinario. Ormai si respira nell'aria un clima di avversione, di tensione nei suoi confronti. Si presagisce anche la morte del Signore e ognuno gli sta vicino al Signore con semplicità e con amore. E vediamo che Lazzaro, dice il Vangelo, era uno dei commensali. Lazzaro sta vicino al Signore stando a tavola con il Signore. Marta dà il meglio di se stessa nel servizio alle mense, nel preparare il pranzo. Maria, dice il Vangelo, è tutta presa proprio dalla presenza del Signore, punta sulla piena gratuità nello stare con il Signore. Prende anche una dose di profumo prezioso e comincia a cospargere il corpo del Signore. Maria non parla, Maria pone dei gesti che esprimono tutto il suo affetto, tutto il suo amore verso il Signore. E questo profumo riempie tutta la casa. È l'amore che riempie
l'ambiente, riempie tutto ciò che circonda quando è amore vero, quando è amore che riconosce la presenza dell'amato. E questo atteggiamento di Maria è davvero uno spreco nel vero senso della parola, perché questo profumo è prezioso e lei dà tutto ciò che ha di più prezioso verso al suo Signore. Ecco, Giuda rimprovera Maria perché dice: ma si poteva risparmiarlo, si poteva vendere questo profumo e darlo ai poveri. È una visione utilitaristica e meschina anche della fede. I poveri, dice Gesù, li avete sempre con voi. I poveri li dobbiamo accogliere nella comunità. Non c'è contrapposizione tra l'adorazione che si fa al Signore e la carità che si fa ai poveri. Nella relazione con Gesù, riconoscerlo come il Signore della nostra vita, tributargli la nostra adorazione, il nostro amore, non significa non amare i poveri. Nella logica della relazione con Cristo non c'è o i poveri o l'amore al Signore. C'è e l'amore al Signore e l'amore ai poveri. Questo e quello stanno insieme. E Gesù dimostra di gradire questo gesto di affetto, di vicinanza, questo gesto di speranza nei confronti suoi espresso da Maria. Ecco, pensiamo anche noi durante questa settimana, in questa giornata, noi come vogliamo stare vicini al Signore in questa settimana, in queste ore che ci avvicinano alla Pasqua. Quale atteggiamento vogliamo riservargli? Un atteggiamento sincero, umile, confidenziale, che nasca dal nostro cuore. Come amarlo il Signore per chi non lo ama? Come adorarlo per chi non lo adora? E come ringraziarlo per il dono che Lui fa della sua vita per chi non lo ringrazia? Ecco, chiediamo la grazia anche per intercessione di Maria di vivere queste giornate con intensità spirituale. Anche noi vogliamo sprecare il nostro tempo per il Signore. Non è tempo perso, anche se agli occhi del mondo può sembrare tempo sprecato. Nulla è sprecato di tutto quello che noi facciamo per il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti accollici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Volgi con bontà il tuo sguardo, Signore, ai santi misteri che celebriamo. Il sacrificio della tua misericordia hai disposto, il sacrificio che nella tua misericordia hai disposto per annullare la nostra condanna, produca per noi frutti di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, con me indegno a tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna
insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la confidenza dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Maria di Betania prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli.
Preghiamo. Visita, Signore, il tuo popolo consacrato da questi santi misteri. Proteggilo con il tuo amore premuroso, perché custodisca con il tuo aiuto i doni che ha ricevuto dalla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera che si prolunga dinanzi all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Regina della pace, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Da sempre l'uomo è attratto dalla possibilità di guardare il mondo dall'alto e spesso si spinge in imprese pericolose, ad esempio per raggiungere una vetta alpina e godere dei panorami che lo circondano.
In un rapporto del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, però, si legge che sulle nostre montagne italiane nell'ultimo anno ci sono state ben 458 vittime tra gli scalatori e gli escursionisti. Ora però voglio condividere con voi l'escursione che ho fatto oggi sul monte Mataiur e che chiunque può fare senza correre alcun rischio. Ciononostante vi garantisco che quando si arriva in vetta si ha veramente la sensazione di essere in cima al mondo.
Buona giornata, ben ritrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando si isolerà un minimo di bassa pressione a sud alimentato da aria fredda dal nord Europa. Il minimo sarà proprio sul Mar Ionio e poi da martedì scivolerà in direzione Grecia e Turchia. Andiamo al dettaglio perché ci sarà parecchia nuvolosità quindi al sud, un po' di variabilità tra sole e nubi sparse anche al centro-nord, però qui, come possiamo vedere con la prossima grafica, sarà minore il rischio di piogge. Piogge soprattutto sulle regioni del sud, in particolar modo con i colori viola vediamo rovesci intensi tra Sicilia e versante ionico. In sintesi quindi la giornata di instabilità sulle regioni meridionali, soprattutto proprio versante ionico, Puglia, Sicilia con piogge temporali, al centro-nord stabilità, sulle prealpi durante il pomeriggio però qualche episodio temporalesco. Dettagli maggiori e ulteriori approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. In Finlandia la premier uscente Sanna Marin spera in un Parlamento favorevole a un secondo mandato. Alle elezioni sarà lotta serrata con la destra. Papa Francesco, nella Domenica delle Palme, esorta ad aiutare l'umanità sofferente. Mentre il paese è ormai prossimo all'entrata nella NATO, in Finlandia la competizione per le elezioni parlamentari si fa serrata. I socialdemocratici della prima ministra uscente, Sanna Marin, cercano un secondo mandato al governo del paese. Sarà un testa a testa con i liberal-conservatori di Petteri Orpo e i populisti di destra guidati da Riikka Purra. Maalit kaikki on mahdollista. Tai sanotaan, että kenestä tulee suurin. Hyvä, että paljon ihmisiä on käynyt jo ennakkoäänestämässä, niin ehkä nousee äänestysprosenttikin tänä vuonna. Tosi jännittyneenä. Nämä on tosi mielenkiintoiset vaalit. Gli ultimi sondaggi indicano che i tre partiti principali potrebbero arrivare a ottenere tutti una percentuale vicina al 20%, uno scenario che complicherebbe i colloqui per la formazione di una coalizione di governo. Poco più di 4 milioni e mezzo di finlandesi hanno tempo fino alle 20 per recarsi alle urne. In totale ci sono più di 2400 candidati per 200 seggi. I montenegrini hanno votato domenica nel ballottaggio alle elezioni presidenziali programmato dopo che nessuno dei contendenti aveva ottenuto la maggioranza al primo turno di votazioni 2 settimane fa. Hanno diritto di voto più di 500.000 di persone, con una popolazione globale di 620.000 abitanti. Secondo gli osservatori, il presidente Milo Đukanović, che ha guidato il Montenegro verso l'indipendenza e l'adesione alla NATO, potrebbe essere sconfitto dall'economista Milatović, sostenuto dai partiti che hanno legami più stretti con la Serbia. Uscito dall'ospedale, il Papa ha presieduto in piazza San Pietro la liturgia nella Domenica delle Palme, dove ha parlato di Cristi abbandonati del nostro tempo, di popoli che lo sfruttamento e la povertà gettano agli incroci delle nostre strade e anche dei bambini non nati e gli anziani lasciati soli. In piazza San Pietro c'erano circa 30.000 fedeli per la messa di Francesco, secondo quanto stimato dalla Gendarmeria Vaticana. Humanity is about to take one step closer to returning to this place, the moon, because on April the 3rd, NASA will announce the names of the 3 Americans and 1 Canadian who will launch on a lunar mission called Artemis 2 next year. In 2024, they will fly around the moon and become the first humans to see this place up close in 50 years. They'll also be the first humans to fly in the new Orion spacecraft, which completed an uncrewed automatic mission last year. So let's talk you through the Artemis 2 mission these astronauts will undertake. Soon after launch on an SLS rocket from NASA's Kennedy Space Center in Florida, they'll go through a series of critical moments. Orion will jettison its boosters and other components, and the main engine will cut off and detach. And then comes the exciting part, what's called translunar injection, when a key part of Orion, built in Europe, what's known as ESA's service module, will power Orion away from Earth orbit and towards the moon. At that point, the 4 crew will be allowed to take off their new orange custom-made Orion flight suits that they wear for launch and re-entry. They're waterproof, fireproof, and can keep the crew alive for 6 days if they suffer a loss of cabin pressure. But let's be honest, they're not as comfy as some sweatpants and a t-shirt on a long journey, and it is a relatively long trip. The
The 4 Artemis 2 astronauts will spend 9 days and 13 hours flying 370,000 kilometers to the moon. Once they're there, they'll ease into orbit around the moon for a period of 6 days and expect some awesome photos as they cruise over the lunar surface and look back at Earth. The 4 astronauts, whose names are about to be announced, won't actually touch any moon rocks or come down here, at least this time, but they have an important role in testing out the systems for the next step, which comes as early as 2025, when the Artemis 3 mission will see astronauts landing on the south pole of the moon, the area that NASA has chosen as the best spot to set up a permanent lunar base. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per Papa Francesco, per tutti gli ammalati e i tribolati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti e tutto a Maria l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera di oggi la contemplazione dei misteri della gioia. Primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Maria è una ragazza come tutte e vive la vita ordinaria del suo villaggio. Ma quel giorno, di fronte a quelle parole dell'angelo, rimase turbata. La parola di Dio non lascia mai indifferenti quando la si ascolta. Maria vince la diffidenza, anzi si fida totalmente dell'angelo. Da quel giorno cambiò non solo la sua vita, ma anche la storia del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero, la visita di Maria a Elisabetta. Maria va in fretta dalla parente Elisabetta. Il Vangelo non fa mai restare fermi dove si è, fa alzare dall'egocentrismo e spinge ad andare in fretta verso gli altri, soprattutto se sofferenti e bisognosi. Solo così saremo pienamente e profondamente gioiosi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero, la nascita di Gesù a Betlemme. È la notte del mistero di Dio che si fa bambino e fatto da donna. A noi è chiesto di continuare ad ascoltare le parole dell'angelo. Vi è nato un Salvatore, un bambino. Alziamoci dalla nostra autosufficienza e uniamoci a quei pastori. Vedremo anche noi il bambino Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero, la presentazione di Gesù al Tempio. Il cuore dei due anziani Simeone e di Anna sono sorpresi nel vedere questo bambino che prendono in braccio. Ora il loro cuore sa che la fede non è stata vana. Ora sono consolati dalla gioia di aver visto e accolto il Dio fatto uomo, il Dio con noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù è ritrovato tra i dottori del Tempio. Maria e Giuseppe insegnano ad avere la giusta preoccupazione, non perdere mai il Signore. Essi, quando lo persero, non smisero di cercarlo e lo ritrovarono, ma non nel luogo dove essi pensavano. Lo trovarono nel luogo della preghiera.
Gesù lo si trova anzitutto nella preghiera, nel Vangelo, nei fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per il Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in lacrimarum vallem. Ea
Maria, illos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendens. O clemens, o via, o dulcis, Virgo Maria. Insegna anche a noi, Signore, te lo preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che il Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova e, se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la patria beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria Madre della Consolazione, Prega per noi. Santa Bernardetta, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria Immacolata, in te noi crediamo e sotto il tuo manto conforto cerchiamo. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. A tutti buonasera. Il canto al sangue di Gesù, liberaci. Sangue di Gesù.
Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli, santi del paradiso, scendete su di noi. Fondici, Signore, plasmaci, riempici di te, usaci. Caccia via da noi tutte le forze del male, annientale, distruggile, perché possiamo stare bene e operare il bene. Caccia via da noi i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, i culti satanici, le consacrazioni a Satana, ogni legame con Satana, con persone vive o defunte. Annulla i riti satanici, i culti satanici. Annulla, spezza ogni legame con Satana e con tutte le persone legate a Satana, vive o defunte. Uno fa un maleficio, muore, il maleficio continua ad avere tutta la sua efficacia. La morte di chi ha fatto il maleficio non diminuisce la continuità del maleficio. Caccia via da noi l'infestazione diabolica, la possessione diabolica, l'ossessione diabolica, tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia fisica, quante ne dà il demonio, psichica, quante ne dà il demonio di malattie psichiche, morale, spirituale, diabolica, brucia tutti questi mali nell'inferno perché non abbiano mai più a toccare noi e nessun'altra creatura al mondo. Ordino e comando con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione della Vergine Immacolata, col potere che ho ricevuto dalla Chiesa, benché indegno, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che ci molestano, di lasciarci immediatamente, di lasciarci definitivamente e di andare nell'inferno eterno, incatenati da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. Cristo vince, Cristo regna, Cristo, Era fatta la preghiera. Il canto ultimo, ancora il canto al sangue di Gesù, liberaci. Sangue di Gesù, liberaci. Sangue di Gesù, questo pensiero del sangue di Gesù, di tutta la passione di Gesù sofferta per noi, per il nostro bene umano e soprattutto spirituale per l'eternità, vi do la benedizione che conclude questo stupendo convegno.
per intercessione di Maria Santissima Immacolata, Madre della Chiesa e Madre nostra, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Migliaia di persone si credono o fatturate o invasate dal maligno, ma in realtà sono malate. Ma il diavolo gira attorno a noi cercando chi divorare. La sua presenza è indubbia in questo mondo. In 10 casi su 100 si nota la presenza del maligno, il quale può tentarci, vessarci, perseguitarci. Può anche infestarci sia personalmente che localmente. Può anche penetrare nelle nostre facoltà inferiori, ma mai nell'anima. In questi casi parliamo di disturbi minori. Quando il male è organizzato, quando ci sono delle messe nere o il culto satanico, attuati da individui che possono passare per galantuomini, che in apparenza non danno alcun sospetto di presenza diabolica, allora è in loro che opera il maligno. Alcuni medici vengono perché non sanno spiegare alcuni disturbi personali o dei pazienti. Vengono magistrati, militari, avvocati, professori, i quali pur essendo evoluti non sanno spiegarsi alcuni fenomeni strani. Ai non credenti vorrei dire che Satana è presente in questo mondo. Gesù diceva che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, però Cristo ha vinto il maligno ed è Lui che porta la salvezza. Le sette sataniche ci credono sul serio, se siamo addirittura rendono culto al diavolo, ottengono da lui addirittura dei poteri, anche di fare del male. Bentrovati a Vade Retro per questa nostra nuova puntata. Oggi parleremo insieme a voi di satanismo. Abbiamo visto in anteprima quello che sta accadendo in Sicilia. Gli esorcisti si sono riuniti tutti insieme per il decidere su cosa fare, come
comportarsi contro questa battaglia contro il diavolo. Noi però vogliamo parlarvi di satanismo partendo dalla cronaca, dai principali fatti di cronaca di questi ultimi giorni, perché ci sono fatti incredibili. La nostra storia ci porta negli Stati Uniti, in quella che è considerata la strage della Pennsylvania. Qui una ragazza, pensate, appena 19enne, ha ucciso in nome di Satana ben 100 persone. Ha solo 19 anni di età e di questi gli ultimi 7 li ha trascorsi ad uccidere in nome del maligno. Da quando ha 12 anni la sua vita è stato un continuo assassinio, poco meno di 100 gli omicidi in quella che ormai tutti conoscono come la strage della Pennsylvania. Satana era il suo mentore. È la storia incredibile di Miranda Barbour, una ragazza arrestata in Pennsylvania per l'uccisione di un uomo conosciuto su un sito, per la compravendita online e per gli annunci di lavori di ogni genere. Un delitto efferato compiuto nel novembre scorso col marito 22enne per celebrare, dicono gli investigatori, il loro terzo anniversario di matrimonio. Il malcapitato è stato strangolato dopo essere stato colpito da 20 pugnalate e il corpo gettato in un garage. A Miranda gli investigatori arrivano dopo aver controllato i tabulati telefonici dell'uomo, ma dagli interrogatori viene fuori una verità sconvolgente. Davanti agli inquirenti esterrefatti, Miranda racconta di aver cominciato ad uccidere dall'età di 12 anni, quando, fuggita di casa, ha abbracciato il satanismo. La persona che riesce ad uscire da una setta satanica in realtà deve superare un primo grandissimo ostacolo quando comincia a pensare di uscire, quindi prima di essere fuori dalla setta. Questo perché? Perché in realtà il carattere, la regola della segretezza, quindi il carattere riservato del sapere, tutti i rituali che comprendono comunque dei sacrifici, sacrificio di se stessi, che sacrificio di animali, profanazioni, il commettere dei veri e propri reati e in più l'aspetto occultista che c'è all'interno dei rituali, quindi la credenza che durante il rituale della messa nera, nel quale poi vengono inseriti una serie di sacrifici che servono a ingraziarsi il demonio, poi in realtà la credenza è quella che il demonio in qualche modo conceda comunque dei favori. Quindi il primo grande ostacolo che una persona che vuole uscire da una setta satanica si trova a dover affrontare è quello di vincere la propria paura, la paura di una ritorsione da parte del demonio nella propria vita, la paura inerente alle minacce che i familiari, gli altri satanisti tendono a esercitare, e queste minacce prima sono dirette contro l'adepto che vuole uscire dalla setta. Dopodiché, se la persona non desiste, insomma, ma continua a rimanere di quest'idea, in realtà le minacce poi riguardano anche i familiari. Allora era in Alaska, lo stato di origine della sua famiglia. Non ho mai ucciso a caso, spiega, ma ho sempre ucciso persone cattive. Quando scoprivo che erano cattive, per me non c'era più ragione che stessero ancora qui tra noi. Questa la sua giustificazione. È Satana? Lui le dava la forza. La giovane dice di non sapere indicare una mappa grazie alla quale poter trovare tutte le persone che ha ucciso, anche se si dice sicura che la maggior parte dei delitti sia avvenuta in Alaska. Decine e decine di persone uccise con il coltello, sempre lo stesso coltello. L'uomo, che su un sito di incontri aveva messo un annuncio per cercare compagnia, è stato ucciso dopo che la ragazza si era offerta di fare sesso con lui per $100. Miranda gli ha raccontato una bugia, dicendogli che aveva 16 anni e lui ha detto che era ok. Ora lei e il marito rischiano la pena di morte. L'appartenenza a una setta di tipo distruttivo, ma anche altri tipi di sette, le psicosette per esempio, che prevedono che l'adepto lasci la propria casa, lasci il proprio ambiente per andare a vivere nel luogo, nella casa della setta. E quindi qui c'è proprio una convivenza. Nel caso delle sette sataniche tutto questo non avviene, perché poi ognuno mantiene la propria vita precedente, quindi una facciata di apparente normalità, e poi comunque fa parte di una setta satanica. Ma in entrambi i casi l'elemento in comune qual è? È che durante la fase di reclutamento, quindi quando viene consolidata il senso di appartenenza dell'adepto alla setta,
l'individuo in realtà subisce un profondo cambiamento nella propria struttura di personalità, nel senso che il lavoro che viene fatto è un lavoro certosino, perché all'identità della persona viene sostituita un'identità di setta. Ora, l'identità precultista, cioè quella che la persona aveva in precedenza, non viene totalmente cancellata, ma è come se andasse ai margini della vita cosciente, mentre l'identità cultista assume una posizione centrale nella vita dell'individuo. Ecco la sua confessione. Ho ucciso decine di persone, meno di 100. Arrivata a 22 non li ho più contati. Sento che è tempo di tirare fuori tutto questo. Non mi importa se la gente mi crede, voglio solo tirarlo fuori. Un conto è considerare l'uscita reale, concreta, fisica dalla setta, quindi non partecipare più a nessun tipo di rituale. Altro conto è far uscire da dentro di sé, dai propri pensieri, dalle proprie emozioni, dal proprio vissuto, l'esperienza, però senza dissociarla dalla coscienza, cioè senza far finta che tutto questo non sia accaduto. Ci vuole molto tempo, perché il condizionamento è veramente profondo, è veramente radicato. Nel momento in cui la persona viveva quelle cose, comunque ha strutturato anche determinati tipi di credenze, quindi è difficilissimo liberarsi da questo. Sarà vero quello che ho vissuto quando ero lì, quelle esperienze particolari, no? Tra virgolette, che alle quali mi è capitato di assistere, oppure è vera questa realtà di oggi? Quindi c'è inizialmente un grandissimo livello di confusione. Poi successivamente in realtà tutto questo percorso deve passare attraverso l'accettazione della propria storia, delle fragilità che la persona precedentemente aveva, delle fragilità che hanno spinto la persona a cascarci e di tutto quello che si è fatto dopo, cioè il riconoscimento che quella che partecipava ai riti, ai sacrifici, eccetera, era una parte fragile di me, ma un riconoscimento profondo, emotivo, l'elaborazione di questo trauma che lascia un segno comunque indelebile è fondamentale per raggiungere il perdono di se stessi, che praticamente significa far pace con la propria storia. Questa dunque è la strage della Pennsylvania, di questa ragazza 19enne che afferma di essere entrata a far parte di una setta satanica e per questo di aver ucciso circa 100 persone. Ma noi non vogliamo raccontarvi solo questa storia, vogliamo anche fare il controcanto, cioè vogliamo allontanarci un po' da quel clima di caccia alle streghe e raccontarvi una storia sempre americana, una storia però finita bene. Due coniugi, il caso appunto i coniugi Keller, sono stati in galera per ben 21 anni, sempre negli Stati Uniti, accusati di aver abusato in nome del diavolo di un bambino. Il giudice di appello però li ha rilasciati perché il fatto non sussiste. 21 anni in carcere per un crimine che hanno sempre dichiarato di non aver mai commesso. Un crimine orribile, abusi su bambini a sfondo satanico. Ma in realtà la loro colpa è stata solo quella di vivere negli anni '80 negli States, anni in cui si respirava il panico per i rituali satanici. I coniugi Daniel e Francis Keller sono stati condannati nel 1992 a scontare ben 48 anni di prigione con l'accusa di aggressione sessuale aggravata su una bambina. Dopo 20 anni trascorsi tra le 4 mura di una prigione sono stati rilasciati. Il loro processo non è stato equo e il principale testimone dell'accusa ha ritratto le sue dichiarazioni. La loro storia ha come sottofondo i rituali satanici molto diffusi in quegli anni. I Keller gestivano un asilo nido nel Texas. Una bambina che frequentava la struttura racconta alla madre di aver subito abusi durante una delle giornate che aveva passato all'asilo nido. Racconta storie sconvolgenti e inquietanti. Dice di essere stata violentata più volte, di essere stata costretta a fumare una sigaretta. Racconta che i Keller, con una motosega, avevano tagliato la vagina di un cane. Successivamente la polizia ha iniziato a interessarsi al caso. Spuntano altri bambini che raccontano di aver subito abusi, sempre dai Keller. Con il tempo le accuse contro i coniugi divengono più precise. Omicidi con motosega, filmini a luce rossa in cui sono coinvolti adulti e bambini. Non ci sono prove decisive e convincenti, ma il giudice chiude l'asilo nido e i due vengono arrestati e condannati a 48 anni di prigione. I felt sick.
Mi sentivo male, quando hanno dato la sentenza sono svenuta, mi hanno portata in infermeria, non potevo crederci. Questo è l'incubo di chiunque. Come potevo essere accusata di qualcosa di così orribile, che sapevo di non aver fatto? È orribile, ti spezza il cuore. Everybody's nightmare. I'm angry at the judicial system. Sono arrabbiata con il sistema giudiziario, con le persone che nascondevano la verità, con la giuria che non ascoltava, eliminava le prove, con i cosiddetti esperti, con tutti loro. Sì, sono arrabbiata con il sistema. È il sistema che fa queste cose. Ci sono troppe persone che sono in carcere da innocenti e non è giusto. Perché i crimini dei Keller sono stati considerati verosimili nonostante carenza di prove? Per gli esperti è colpa del clima di grande attenzione e successivo panico per i riti satanici che si era diffuso in America in quegli anni. Ho chiesto al Signore di aiutarmi 20 anni fa, ma sapete, Lui lavora con i suoi tempi, non i nostri. Al processo di appello però il medico, testimone chiave al processo di primo grado, improvvisamente ritratta. Ammette che le sue conclusioni sono confuse e non valide scientificamente. Il rischio è che tutta la sua testimonianza possa essere stata influenzata dal giudizio della giuria. Per questo, in appello, il giudice decide la scarcerazione dei due coniugi. I just want it to be over so we can get on with our life. Sono semplicemente contenta che sia finita e che possiamo andare con la nostra vita. Non voglio preoccuparmi di guardare al passato e penso che sia giusto ora chiedere una vita normale, perché siamo stati dentro un inferno e questo non è giusto, non lo meritavamo. Want it to be over too so we can go on with our lives. Anche io sono contento che sia tutto finito, dobbiamo andare avanti con la nostra vita, lo spero veramente. C'è un fatto, il fatto accade al Trionfale a Roma, una ragazza, Nicole Scofano, si è suicidata, ma la procura vuol vederci chiaro. Perché? Perché è stato ritrovato un biglietto in cui la ragazza scrive testualmente: sono stata uccisa dalle sette sataniche. L'episodio è accaduto a maggio, adesso si indaga sul suo passato, la procura ipotizza un reato, l'induzione al suicidio. La cronaca. C'è puzza di zolfo e si respira aria infernale in quello che sta succedendo in questi mesi in molte regioni italiane. Altari saccheggiati, pissidi dissacrate, atti sacrileghi e capretti sgozzati, ostie e oggetti sacri rubati in moltissime chiese nelle ultime settimane. L'ultimo furto di ostie consacrate è accaduto pochi giorni fa, a Torino, tanto che l'arcivescovo, Monsignor Cesare Nosiglia, ha emesso una circolare per invitare tutti i parroci delle diocesi limitrofe e della provincia a custodire il Santissimo in luoghi sicuri. La pista satanica è quella più gettonata e si fa sempre più strada anche nei casi di inspiegabili suicidi. Siamo a Roma. Nicole Scofano è una ragazza come tante, una studentessa di medicina che da una cittadina calabrese si è trasferita a Roma. E qui, in modo apparentemente inspiegabile, ha deciso di uccidersi. Era il 17 maggio dello scorso anno. Nicole si è gettata dal quinto piano di questo palazzo dove abitava. La sua morte è stata catalogata come suicidio, ma poi improvvisamente qualcosa cambia. La sua vicenda sembra un giallo, il suo gesto disperato si porta appresso 1000 misteri. Perché la giovane si è uccisa? È la domanda a cui la procura sta cercando di dare una risposta, anche perché viene trovato un suo biglietto d'addio. Quello che c'è scritto è inquietante. Sono stata uccisa dalle sette sataniche. Sono passati mesi dalla morte di Nicole, ma non c'è ancora alcuna risposta. Gli investigatori indagano per istigazione al suicidio e stanno esplorando il passato della giovane, una studentessa modello. Stavo a casa, mi sono affacciato quando ho sentito il trambusto e comunque tutti i vigili, stavano i medici e sono venuti a cercare, diciamo, di vedere la situazione. Una volta che hanno constatato che purtroppo era deceduta, diciamo, poi io non sono stato certo a guardare, ma sono andato. Secondo me c'era qualche problema psicologico. Perché che cosa faceva? Si vedeva che era un po' strana la ragazza, però che ne so, ognuno ha dei problemi nella vita, forse era un po' stressata, era un po' particolare, vestiva sempre di nero, infatti non parlava mai. Qua ci stava striscia, ma lei non guardava in macchina, attraversava senza guardare. Sì. Però ogni tanto veniva qua, prendeva il panino, tranquilla. Era particolare, era sempre da sola, niente di che.
di vista capitava comunque venendo qui a casa di incrociare, ma assolutamente non avevo nessun tipo di conoscenza. Infatti quel fatto mi ha scosso comunque, perché anche io ho frequentato l'università e abito qui. Sono stati ascoltati numerosi testimoni, ma finora nessuna conferma alla pista del satanismo dietro al dramma della ragazza di Cosenza. Allora perché quel bigliettino con un riferimento così esplicito? Cosa ci potrebbe essere dietro la morte di Micol? Occultismo? Condizionamenti psicologici? Satanismo? L'inchiesta si muove su un terreno impervio. Micol, molto riservata, aveva molti amici e amiche, ma scavare nel suo mondo è molto difficoltoso. E poi è tanto il silenzio che circonda l'universo degli adoratori di Satana. Ma quindi cosa sta succedendo? Perché c'è questo allarme satanismo, allarme anche lanciato dagli esorcisti siciliani? Noi abbiamo raccolto qui una testimonianza di Fra Benigno. Fra Benigno è un esorcista della diocesi di Palermo ed è anche il presidente degli esorcisti siciliani. Per lui ecco come stanno le cose, ecco quanto Satana e il satanismo si sta diffondendo. Sentiamolo. Sette sataniche ci sono o non ci sono, o sono una leggenda. Qui in Sicilia abbiamo fatto circa 2 anni fa questo fenomeno, che sono state rubate ostie consacrate, quindi furti sacrileghi, ma contemporaneamente in più diocesi circa una ventina di furti sacrileghi. Naturalmente se rubano queste ostie le rubano perché poi o se le vendono a chi fa messe nere o sono loro stessi che fanno queste messe nere. Quindi altro che ci sono queste sette sataniche, penso che qui in Sicilia senz'altro ci sono. I casi che hanno bisogno di esorcismo, quindi dell'esorcista e dell'esorcismo, sono quasi triplicati. Questa è la situazione che io noto qui in Sicilia. Ho parlato oggi in occasione di questo convegno con altri esorcisti, ecco, nelle altre parti, e mi dico che anche loro notano anche questo fenomeno di un aumento di casi che hanno bisogno dell'esorcismo. Attraverso le discoteche, per esempio, può arrivare questo fenomeno dell'occultismo, ma attraverso anche internet, per cui ci si collega con sette sataniche e si fanno certe conoscenze che magari non si hanno attraverso queste ricerche, per cui riviste per esempio in questo senso che vanno penetrando nell'ambiente soprattutto giovanile, ma ne sono convinto personalmente che questo c'è un aumento dell'occultismo, sì. La domanda che facciamo: perché in certe nazioni non ci sono esorcisti o pochi esorcisti? La domanda che faccio io: perché in Germania non ci sono esorcisti? Perché in Spagna ci sono soltanto 3 esorcisti? Perché in Portogallo c'è un solo esorcista? C'è da chiederselo. Adesso per esempio abbiamo qui a Poggio San Francesco abbiamo un sacerdote che viene dalla Corea. Questo sacerdote è venuto già alcuni mesi fa per partecipare ai miei esorcismi, perché mi ha detto: lì nelle nostre parti non sappiamo niente né di diavolo e nemmeno di esorcismi, non sappiamo niente. Per cui ho parlato col vescovo e il vescovo mi ha mandato in Europa, il cardinale di Seul: vai in Europa, vai a documentarti un po' di questa cosa. E così è venuto qui a documentarsi, per dire la situazione, dico, che c'è a livello ecclesiale. Le principali cause che portano al disturbo diabolico sono quelle finestre che a volte uno apre, pericolose, perché proprio da quelle finestre potrebbe entrare l'azione straordinaria del diavolo. La cosa più ordinaria può essere alle volte, per esempio, una seduta spiritica, sempre una cosa così da gioco, però è una finestra pericolosa. Non dico che lì dove c'è una seduta spiritica necessariamente ci sarà un disturbo, ma è certo però che è una possibilità, per cui dopo una seduta spiritica ci possono essere dei disturbi.
Oppure per esempio la partecipazione a sette sataniche, peggio ancora a messe nere. E naturalmente questi canali sono pericolosi per un'eventuale possessione diabolica o vessazione diabolica. Oppure per esempio il ricorso a maghi e fattucchieri. Mi riferisco non ai maghi e fattucchieri, gli imbroglioni che sfruttano la psiche umana per fare denaro. Mi riferisco al vero mago, al vero fattucchiere, che ha un rapporto diretto con il diavolo, ha consegnato la sua anima, gli conferisce dei poteri, per cui andando da queste persone anche questo può essere un pericolo, perché da questo canale si può verificare un disturbo. Però in tanti casi può essere che sia una permissione di Dio. Per esempio prendiamo in questo caso San Pio da Pietrelcina. Lui ebbe problemi di vessazione, ma non perché avesse partecipato a una seduta spiritica, ma perché il Signore si voleva servire di questa sofferenza causata lui dal demonio per unire la sua sofferenza a quella di Cristo Gesù per la salvezza del mondo. E quindi tante persone si saranno salvate anche grazie a questa offerta che ha fatto San Pio. Tanti santi, anche lo stesso San Francesco diceva: se i frati sapessero quanto tormento mi danno i demoni, avrebbero tanta compassione. Santa Gemma Galgani ebbe problemi di questo genere. Allora in questo caso c'è una permissione particolare da parte del Signore. Per possessione nel senso lato, cioè di persone che hanno bisogno dell'esorcismo, ecco, nella mia esperienza, anche se c'è questo aumento adesso, cioè io le calcolerei tra 2% e 2,5%, più o meno questo. Molte persone pensano di essere disturbate, va bene, di aver ricevuto una fattura, di aver ricevuto un maleficio, ma non c'è questo. Ti porto un caso. Mi ricordo una signora che mi telefona e mi dice: padre, ho urgentissimo bisogno di un esorcismo. Dico: mi dica di cosa si tratta? Guarda, poi glielo dirò. Ma accenni, mi dica di cosa si tratta. Si tratta di questo, padre. Io da 6 anni sono separata. Avrei voluto incontrare un giovane, un uomo, per formare una nuova famiglia. E non l'ho ancora trovato. 6 anni sono passati, se rende conto? Certamente mi hanno fatto un maleficio. No, signore, guarda, io sono competente in materia, altro che maleficio. Questa è grazia del Signore, speriamo che questo non lo trovi mai nella sua vita, va bene? In modo tale che almeno non intraprende una via di peccato. Come vedi, si vede alle volte il diavolo dovunque. E sotto questo aspetto un esorcista deve essere molto prudente, perché se un esorcista dovesse avere la tendenza a vedere il diavolo dovunque, sarebbe una frittata, va bene? Allora, in questo caso, dicevo, sono molti che chiedono, però sono persone che comunque soffrono. Questo è da precisarlo. Le norme, che sarebbero i prenotanda, cioè le premesse generali al rito degli esorcismi, che stabiliscono le norme come deve comportarsi l'esorcista, dice che queste persone, che pensano di essere ricevute malefici, eccetera, devono essere comunque accolte e bisogna dare un aiuto spirituale, perché sono persone che soffrono. Per loro anche si potrà fare una preghiera, non esorcismo, una preghiera. Ma andando come fare, io mi rendo conto che sull'esorcista pesa una gran mole di queste persone che ricorrono. La possessione diabolica, strettamente detta, che sia quando il demonio sospende le facoltà di intelligenza, volontà e memoria, e quindi gestisce lui il corpo. Ma mi riferisco per esempio alla vessazione anche diabolica, che ha bisogno dell'esorcismo, quando dall'esterno il diavolo colpisce a livello somatico la persona o a livello psichico. Allora in questo caso, per quanto riguarda possessione, vessazione, ma da aggiungere anche l'infestazione diabolica, nelle case qualche volta armadi che si spostano, per esempio, finestre che si aprono, per cui il diavolo attraverso le cose colpisce indirettamente la persona, perché il sistema nervoso fa a pezzi. Allora, in questo quadro chiamiamo l'azione straordinaria del diavolo, da distinguerla dall'azione ordinaria, che sarebbe quella della tentazione. Bene, i casi di azione straordinaria da parte del diavolo, devo dire che mi sembra almeno che sia in aumento. Lo abbiamo sentito, Fra Benigni è stato chiarissimo, c'è un allarme, l'allarme satanismo non solo è concreto ma è anche logico, visto l'aumento del ricorso all'occultismo. Ma noi, oltre al satanismo, vogliamo anche raccontarvi brevemente anche un altro aspetto, un altro aspetto della stessa medaglia, ovvero quella anche della banalizzazione del male, della banalizzazione del diavolo, della banalizzazione della figura di Satana. Come
siamo andati qui a Roma a vedere per la prima volta, l'abbiamo visto per voi, il Circo degli Orrori. Di 4, bambino di 6 anni non lo porterei, ma perché? Per il rumore, è una cosa divertente, bello, però non da bambino piccolo, secondo me no. I bambini inizialmente un po' di paura, ma no, non gli piace. È molto pauroso, è molto realistico. Io no, ma il bambino sì. Hai paura tu? Sì. Cos'è che hai paura? Di cosa hai paura? Di tutti. Di tutti. Mio figlio non ce lo porterei. I bambini sono stati più coraggiosi di me. Dunque abbiamo visto c'è un allarme satanismo, un satanismo reale, quello di sangue, come pericolosissimo, così anche come è pericolosissimo invece anche una certa banalizzazione del demonio, una certa banalizzazione del diavolo. Vada Retro finisce qui, ricordo che la messa in onda del programma è stata anticipata al giovedì in terza serata circa alle ore 23, mentre la replica del sabato alle ore 17 rimane invariata. Ricordo infine il nostro sito www.vadaretro.tv2000.it. Non mi resta che augurarvi dunque un buon proseguimento di serata e un arrivederci a giovedì prossimo.
pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori, quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia e in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio. Per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione e qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie voluta da Sant'Antonio è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere il lacerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio.
Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio, nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo. La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova. In questo tempo camminare da Gemona e da Milazzo verso Padova assume un significato ancora più rilevante. Andiamo a celebrare la venuta del Santo in Italia negli 800 anni di questo evento storico e quindi camminare per il pellegrino, per il fedele, per il turista significherà andare a ricordare un momento unico nella storia della fede e del nostro Paese. E questo avrà ancora più rilievo perché sarà inserito nella significativa serie di eventi che la Basilica di Padova ha organizzato e che fa capo all'importante progetto Antonio 2022. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, quando una perturbazione a carattere freddo farà il suo ingresso sul Mediterraneo e scoppieranno rovesci e temporali su molte zone del centro-sud. Sarà una giornata molto dinamica, in particolar modo proprio sulle regioni meridionali verso la serata. Nel dettaglio possiamo notare questa circolazione di bassa pressione alimentata da aria fredda scandinava e la formazione di rovesci e temporali in mattinata sul nord-est e poi il centro-sud. Nord-ovest che ha bisogno di acqua praticamente quasi del tutto saltato. Uno sguardo alla mappa dell'Italia con variabilità e dei piovaschi mattinate e primo pomeriggio sul nord-est, poi qui migliora, e poi la formazione del minimo di bassa pressione al centro-sud con delle precipitazioni a macchia di ghepardo e dei fenomeni anche tra Sardegna e Sicilia con venti forti. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
Bentrovati in aggiornamento, la prima tendenza per questo weekend di Pasqua. Diamo un possibile scenario anche se l'attendibilità è bassa, perché come possiamo vedere ci saranno due attori contrapposti proprio sull'Italia, due attori, due figure bariche, un'alta pressione ad ovest tra la Francia, il Mediterraneo occidentale e la Spagna, un'alta pressione in rinforzo qui, mentre più ad est dell'Italia una circolazione di bassa pressione in quota a carattere freddo, quindi posizionata sui paesi orientali del vecchio continente, con clima qui ancora invernale. Cosa succederà sull'Italia? La situazione vedrà proprio il nostro paese terra di mezzo tra l'alta pressione in rinforzo da ovest e questa circolazione di aria fredda in allontanamento verso est. La situazione quindi probabilmente sarà ancora di variabilità con dei fenomeni non esclusi più probabili sulle Adriatiche al sud, ma rimane ancora parecchia incertezza, rimanete aggiornati perché appunto nei prossimi giorni ci saranno novità. Si può ridurre l'uomo alla sua dimensione biologica e sociale. Sì, è vero, si può ridurre a questo, ma ricordiamoci che è una riduzione. Così la scienza, per ragioni pratiche, riduce l'uomo alla sua dimensione biologica e sociale, ma l'uomo è qualcosa di più, è molto di più, e difatti nella realtà anche gli scienziati e ognuno di noi tratta l'altro come una persona cosciente, autonoma, libera, capace di libera scelta. E questo funziona. E se invece negassimo la libertà e la dignità dell'individuo, le cose si metterebbero molto male. Per la verità nessuno osa negare apertamente la dignità dell'essere umano. Ma su cosa si fonda questa dignità? E questo è il punto più debole e pericoloso dell'ateismo, che negando il fondamento spirituale della dignità umana, finisce col trattare l'essere umano come un animale leggermente più evoluto degli altri. Ma allora dove sta la nostra dignità? E su cosa si fondano i diritti umani? Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio figlio attraverso la preghiera e la misericordia, perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare ciò che vi dice mio figlio, per riacquistare la vista spirituale. Come un unico popolo di Dio in comunione con mio figlio, testimoniate la verità con la vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio figlio possiate portare solo pace, gioia ed amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna. Migliaia di video contenenti riflessioni, etica, iniziative culturali, spiritualità, musica e persino humor e curiosità costituiscono il canale YouTube denominato Universo Interiore Piai Pier, fondato alcuni anni fa e gestito personalmente dallo scrittore cividalese Pierangelo Piai. I vari protagonisti sono giovani, adulti e persino anziani. Ogni video è stato preparato con cura personalmente. Testo, immagini, montaggio video ed audio hanno richiesto impegno e molto tempo. Parecchi video sono stati segnalati in tutta Italia e nel mondo da siti che trattano filosofia, etica, catechesi, cultura, spiritualità e solidarietà. Moltissimi video sono stati presi in considerazione da tanti altri canali e da numerosi siti laici e cattolici. Gran parte di questi video con relativo testo sono presenti anche nel blog www.mondocrea.it, sito dedicato a tutte le forme di creatività positiva. Ricordiamo che San Disma, detto il buon ladrone,
era uno dei 2 ladroni appeso alla croce accanto a Gesù. Probabilmente trascorse la sua vita da criminale, perché la Sacra Scrittura ci dice che era un malfattore. Egli riconobbe in Gesù il Messia e gli chiede di ricordarsi di lui nel suo regno. Gesù gli rispose: «Oggi sarai con me in paradiso». Invochiamo spesso questo santo speciale. Egli ora è sicuramente in cielo perché è stato canonizzato direttamente da Gesù Cristo. Può intercedere per ognuno di noi, per la nostra conversione. Accade spesso che Dio sceglie i più reietti e i peccatori per realizzare i suoi misteriosi piani d'amore, perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. San Disma, un criminale pentito, è il primo santo del paradiso. Davvero nulla è impossibile a Dio. Monsignor Nuttarelli, 90 anni dall'incoronazione di Rosa Mistica, cosa rappresenta questa figura per Cormons e per tutta la comunità della zona? Rosa Mistica è un punto di riferimento non solo per le nostre 4 comunità chiamate a collaborare insieme, Cormons, Borgnano, Brazzano ed Olegna, ma è un punto di riferimento per tante comunità, persone, famiglie che si recano in questo santuario per trovare conforto, per trovare la speranza o ritrovare. In questo ottavario particolare, in questo anno 2021, a 90 anni dall'incoronazione, abbiamo deciso, in accordo con le suore della Provvidenza, che ringrazio, che sono custodi di questa immagine, di portarla in Duomo. Per tanti motivi, un po' per ricordare l'incoronazione di 90 anni fa e anche per più che mai affidare le nostre comunità, le persone, le famiglie a Rosa Mistica in questo tempo di pandemia, ricordando in particolare le persone che ci hanno lasciato a causa del virus e coloro che in questo momento sono in ospedale, stanno lottando. Maria diventa colei che ci sta accanto, avvocata nostra, qui Rosa Mistica. Si tu
Di fronte a casa mia ho fatto amicizia con le mie 70 vicine di casa che scorazzano nel cortile antistante. Mi fanno sentire davvero importante, eppure per me anche loro sono importanti. Appena apro la porta di casa si mettono appresso alla rete di rimpetto e mi parlano. Io mi avvicino alla rete e loro continuano a parlarmi. Dono loro degli avanzi, mangiano contente e poi si rimettono a chiacchierare lungo la rete fissandomi. Allora mi reco sul mio prato, raccolgo dell'erbetta e gliela dono con amore e rispetto. Quando la vedono fanno tutte una grande festa e si dimostrano davvero molto grate. Ognuna ha un modo particolare di manifestare la propria gratitudine nei miei confronti. Queste mie amiche fanno molte uova ed anch'io a volte ne usufruisco. Sono molto riconoscente a loro e al Signore che le ha create e che mi ha dato l'opportunità di fare amicizia con esseri così teneri e socievoli. Anche se non le possiedo personalmente, mi hanno conquistato il cuore. Per questo, quando parlo con loro, ringrazio interiormente il Signore ed invito anche loro a lodarlo. Spesso ho l'impressione che intuiscono anche questo. Mi rendo conto che è una grande fortuna conversare ogni giorno con ben 70 amiche, tutte vicine di casa.
Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen.
C'era una volta, tanto tempo fa, un pirata genovese che per scappare alla legge si nascose in un bosco. Qui conobbe alcuni artigiani che in Germania avevano imparato a costruire dei bellissimi orologi a cucù. Si innamorò del posto, vi si stabilì, aprì una fabbrica di orologi e divenne ricchissimo. Sembra una favola, ma è successo davvero nel 1725 in Val Pesarina, quindi oggi si va in Carnia. Siamo a Prato Carnico, dove la carne è ancora viva in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. A cominciare dagli orti, presenti in moltissime case, rigorosamente concimati con cenere di legna e stallatico. Qui sì che si coltiva tutto biologico. La Val Pesarina ha degli ottimi fagioli che per tradizione vanno coltivati vicino alle patate. Ed infatti vedo moltissime piante di fagiolo, praticamente ovunque. Ma andiamo a visitare Pesaris, dove il nostro pirata ha fondato la sua fabbrica. Voglio subito visitare il Museo dell'Orologio. Ci sono pezzi rarissimi del 1400. Mai visto tanti orologi diversi, orologi da torre, vecchi timbracartellini ed anche il famoso Cifra 5, realizzato negli anni 60 ed attualmente esposto al Museo di Arte Moderna MoMA di New York. Il museo ha anche una sua sede esterna, una bellissima idea, quella di realizzare il percorso dell'orologeria monumentale. Orologio a palette giganti. I tabelloni di stazioni d'aeroporti sono la conseguenza di questa rivoluzionaria invenzione degli anni 40, realizzata ovviamente a Pesaris. Orologio a vasche d'acqua. Prende spunto dalle clessidre d'acqua degli antichi egiziani. Che fortuna! Ora che è mezzogiorno tutte le vasche si stanno svuotando per ricominciare il ciclo. Meridiana e l'ognomone sono io. Per leggere l'ora devo mettere i piedi così, una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso. Orologio dei pianeti ti mostra la posizione di tutti i pianeti del sistema solare. Incredibile! Mentre questo ti mostra la posizione di tutte le stelle in questo preciso momento. Cosa vedo? Un mega carillon! 11 campane che suonano allo scoccare dell'ora la melodia Un saluti a Maria. Orologio a scacchiera. Anche questo inventato a Pesaris negli anni 30. È il padre dell'orologio a LED. Ce ne sono ancora tanti da scoprire, ma dovrete farlo da soli perché io ho un appuntamento. A Pieria, nell'ex caseificio sociale, mi aspetta il signor Gonano, che ha creato un museo di antiche macchine fotografiche e cinematografiche. Sono affascinata. Mi dicono che devo andare a Osais perché c'è una chiesetta con degli affreschi interessanti. Beh, non serve dire nulla. Sono tra i più belli che abbia mai visto. La chiesa è dedicata a San Leonardo ed è del 1500. Dovete vivere i borghi di Prato Carnico a piedi. Ci sono delle case seicentesche straordinarie, come questa, la Vecchia Pesa. Da qui si passava nel Bellunese e le merci dovevano pagare il pedaggio. Il nostro amico pirata aveva trovato casa nell'edificio accanto. Sembra infatti che quella sia stata la sua abitazione. La chiamano la Casa dell'Orologio. Nella casa di fianco, nello stesso periodo, viveva una coppia il cui figlio fece grandi cose.
diventò papa. Ebbene sì, Pesari sconta l'unico papa carnico, Gregorio XVI. Mi invitano a visitare le malghe, ce ne sono parecchie e bisogna salire ad almeno 1600 metri. Dalla notte dei tempi, nel mese di maggio, le mandrie salgono in quota dove c'è un buon foraggio, per poi scendere a settembre. In questi mesi i formaggi che vengono prodotti dai casari sono quelli più buoni perché si sente spiccatamente il gusto delle erbe di montagna. Morena e Boris vivono qui tutta l'estate e i loro bambini non potrebbero essere più liberi e felici. Tra le loro mucche ci sono alcune grigio alpine, una razza in estinzione, ma che fanno un latte particolarmente buono. Il formaggio non ha precisamente un nome, lo chiamano semplicemente formadi di Mont, cioè formaggio di montagna. E assaggiare la ricotta fatta 2 ore prima non ha prezzo. Alla Malga San Giacomo è possibile anche pernottare. Se avessi tempo, vi giuro che sarei qui per un bel po'. In un'altra malga vedo fare la ricotta affumicata, proprio come la facevano i nonni dei nonni dei nonni. Dentro ad una stanza viene acceso il fuoco e sopra si mettono le ricotte a stagionare. Fino agli anni 50, quando le mandrie dal fondovalle partivano per le casere, a metà percorso i pastori usavano delle abitazioni temporanee per sostare e far pascolare gli animali. Il viaggio era lungo. Di solito queste costruzioni, chiamati stavoli, si trovano sparsi e mai vicini. Orias è un'eccezione ed è un vero e proprio borgo di stavoli. Ora che non vengono più usati, sono diventati delle casette di vacanza. Il borgo più antico della Val Pesarina è Truria, a 900 metri di quota. Sembrerebbe che i primi abitanti siano venuti qui perché in epoca remota c'era una miniera d'argento. Ma chissà dove sarà? E soprattutto, l'avranno trovato l'argento? È venuto il momento di tornare a casa e mentre esco dal paese non ci posso credere. È come la Torre di Pisa! Il campanile pendente di Prato Carnico è una delle attrattive del posto ed io non posso fare a meno di fare una foto così. Faccio rifornimento d'acqua alla fontana del Vescovo e sulla via del ritorno mi vengono in mente tutti i momenti magici di oggi. La Valle del Tempo mi è rimasta proprio nel cuore. Voltiamo pagina. Antiche mura venerate da secoli. Secondo la tradizione sarebbero le pareti della casa di Maria, la madre di Gesù. Ma è davvero possibile che dalla Palestina siano arrivate proprio in Italia e più precisamente a Loreto? E quali potrebbero essere gli artefici di questo prodigio? La leggenda ci racconta di angeli o forse i cavalieri templari legati a quel tempo a Papa Celestino V. Guardiamo insieme. A Loreto, antiche mura alimentano da secoli una profonda devozione. La tradizione dice che sono le pareti della casa di Maria. È vero? Cosa dice la scienza? Ma la casa si trovava a Nazareth, in Palestina.
Chi le ha portate fin qui? La tradizione dice gli angeli. Moderni studiosi dicono i crociati. Un affascinante viaggio alle radici più sacre della cristianità. Da almeno 700 anni, la città di Loreto attrae i devoti di Maria. Su questo colle milioni di pellegrini arrivano da ogni angolo del mondo per pregare e rendere omaggio alla Madonna all'interno della casa dove, ancora fanciulla, avrebbe ricevuto l'annuncio dell'arcangelo Gabriele, accettando il disegno divino. Queste pietre inviolabili ed eterne, le mura che avrebbero visto Gesù crescere, sono da sempre al centro di fatti straordinari che l'uomo non arriva a spiegare. Così Loreto è divenuta nei secoli una città cosmopolita, nata e sviluppata intorno al santuario, come in un abbraccio a difesa della sacra dimora di Maria. Qui tutto parla di lei. La casa si trova al centro dell'immensa basilica, sotto la cupola dipinta dal Maccari. È come una perla, incastonata dentro un magnifico scrigno in marmo, progettato dal Bramante. Tutta la basilica è un vero capolavoro. I migliori artisti del Rinascimento italiano hanno lavorato per la gloria di quella che si ritiene sia la casa di Maria. Ma com'era fatta la casa di Maria a Nazareth? Le pareti che troviamo a Loreto sono veramente quelle della casa dell'Annunciazione che ebbe luogo più di 2000 anni fa. Da molti secoli studiosi di diverse discipline tentano di trovare delle risposte sull'autenticità delle 3 pareti venerate a Loreto. Le indagini condotte inizialmente attraverso l'analisi dei molti documenti presenti negli archivi di tutta Italia si sono arricchite il secolo scorso, nel XX secolo, con gli studi archeologici, geologici e architettonici. Secondo la lunga tradizione lauretana, queste 3 pareti che troviamo a Loreto sono proprio quelle della casa in cui nacque e visse Maria a Nazareth. Esse furono portate su questo colle, che a quell'epoca apparteneva alla città di Recanati, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294 e posate al suolo senza fondamenta sopra quella che era un'antica strada pubblica. A Loreto gli scavi hanno confermato ciò che dice la tradizione. La casa di Loreto non ha fondamenta proprie e questo è un fatto straordinario. Dicono gli esperti di edilizia che nelle Marche non si costruisce mai una casa senza fondamenta. Perché così? Perché senza fondamenta su una pubblica strada? Non solo, ma l'archeologia ha fatto emergere che la parte settentrionale della casa è stata collocata in parte sopra un fosso, probabilmente il fosso di scolo della strada. Ecco perché subito, nel XIII secolo, fu necessario inserire, al di sotto della parete, degli archetti di sostegno. E ancora. La porta originaria, che si trovava nella parete nord, è stata successivamente murata qui a Loreto, per rendere, con l'apertura di altri varchi, più agevole il passaggio dei tanti fedeli che entravano nella Santa Casa. La collocazione della porta originale era nel lato lungo e non su quello corto, come si usava normalmente in Italia. Se trasportiamo idealmente le 3 pareti di Loreto davanti alla grotta di Nazareth, ogni dimensione, ogni misura e proporzione combaciano perfettamente e il risultato è quello di una tipica abitazione della Palestina del I secolo. Le conferme più importanti sull'origine palestinese della casa che si trova a Loreto derivano tuttavia dall'analisi delle mura. Nella parte originale, fino a 3 metri circa dal suolo, le pareti sono formate da pietre risultate identiche a quelle utilizzate dai palestinesi all'epoca di Gesù. Come emerge anche dall'inserimento delle pietre a spina di pesce e dalle piccole scanalature che si possono osservare, frutto di uno stile di lavorazione ben noto. La finitura delle pietre è di stile nabateo. Ebbene, questi nabatei, lavorando queste pietre e esportando l'arte anche in regioni lontane, hanno fatto giungere fino a Nazareth questo stile particolare di lavorazione ornamentale della facciata delle pietre.
se ne trovano bellissime nella Grotta dei Pastori di Betlemme, se ne trovano al Santo Sepolcro di Gerusalemme, e quindi abbiamo dei raffronti sicuri. Anche l'altare degli Apostoli, dopo essere stato a lungo trascurato dagli studiosi, ad una recente analisi è risultato formato da pietre di origine palestinese, rifinite con la stessa tecnica nabatea delle pietre della Santa Casa. Probabilmente fu un altare utilizzato dai primi discepoli di Gesù, che subito dopo la resurrezione trasformarono la casa di Maria a Nazareth in luogo di culto. Siamo quindi in presenza di uno degli altari più antichi della cristianità. Non solo, ma c'è un'altra prova circa l'autenticità della Santa Casa. Nelle pietre si vedono come dei marchi incisi. Si tratta di circa 60 graffiti, databili tra il I e il III secolo d.C. Tutti simboli che troviamo anche in Terra Santa, come le croci a doppio corno, le croci cosmiche e le iniziali di Gesù in ebraico. Inoltre abbiamo trovato dei resti di un uovo di struzzo, che qui è del tutto estraneo, mentre era frequente in Palestina perché gli uovi di struzzo si appendevano nelle chiese a ornamento. Ce ne sono diversi. Ma come hanno fatto queste pareti così antiche a restare intatte fino ai giorni nostri? Ebbene, questa casa a Nazareth è stata difesa gelosamente, prima dai giudeo-cristiani nel II-III secolo. Poi nel V secolo i bizantini hanno edificato una basilica più bella, artistica, che ha sostituito quella dei giudeo-cristiani. E infine nel secolo XI-XII i crociati francesi hanno costruito una monumentale basilica, per cui la casa fin dal II-III secolo è stata sempre protetta all'interno di un altro edificio sacro. L'archeologia e gli studi edilizi, dunque, avrebbero fatto luce sull'autenticità della casa, dando sostegno alla devozione secolare che la circonda. Ma c'è ancora un altro mistero che non trova soluzione, un mistero antico e affascinante. Come hanno fatto queste pareti ad arrivare dalla Terra Santa fino a qui in Italia, nelle Marche? Chi le avrebbe portate? Per ben 7 secoli la Chiesa ha creduto che la Santa Casa fosse stata trasportata grazie all'intercessione divina. Nella notte tra il 9 e il 10 maggio 1291 il Signore operò uno dei miracoli più grandi. Fece trasportare la casa di Maria dagli angeli celesti, che in volo e per lunghi tratti di aria e di mare la portarono da Nazareth ad una località della Croazia. Dopo circa 3 anni, gli angeli spostarono di nuovo la casa, portandola sull'altro lato dell'Adriatico, in Italia. Qui la dimora di Maria fu posta prima su una collina vicino al mare, poi, dopo 8 mesi, fu posata in una selva di recanati. Dopo qualche tempo gli angeli, ancora, portarono in volo la casa di Maria sul Monte Prodo, l'attuale Colle di Loreto, presso un campo che apparteneva a 2 fratelli. Infine, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294, gli stessi messaggeri di Dio spostarono la Santa Dimora, posandola a pochi metri fuori dal campo dei 2 fratelli, nella sua collocazione attuale, che rimaneva sopra un'antica strada pubblica. È questo il miracolo delle cosiddette traslazioni angeliche, venerate per secoli dal cristianesimo.
Cari amici, pace e bene a tutti. Vogliamo riprendere un discorso molto bello, molto fecondo sulle parabole raccontate da Gesù, e per la seconda volta lo facciamo con il professor carissimo Pasquale Giustiniani, con la professoressa Brunella De Carlo, che come vedete c'ha anche un berretto e una chitarra, perché durante la trasmissione ci farà sentire anche, ci darà un saggio delle sue capacità anche canore, compositrice, perché hai composto tu, è vero? Sì. No, questa non è una canzone che ho scritto io, è un canto della comunità Maria a suo tempo. Attualmente anche la comunità Gesù Risorto del Rinnovamento Carismatico la usa nel suo repertorio, però tu la usi, la canti. è così pertinente a questo tema che oggi hai scelto nell'invito. Al momento opportuno ti inviteremo a parlarne. Professore, lei è professore di filosofia teoretica. Filosofia teoretica. Abbiamo già detto che c'entri poco con la... diciamo con i racconti per i bambini, no? Sembra un racconto. Basta ricordare il grande filosofo Platone, accanto ai ragionamenti, presenta i miti, i racconti, per cui non c'è filosofia che non sia piena di racconti. E tanti racconti sono pieni di filosofia, vero? Certo. E i racconti di Gesù sono pieni di filosofia e di teologia. E tu, Brunella, tu racconti le parabole nella scuola, la scuola elementare. Sono un insegnante di religione nella scuola elementare, nella scuola primaria. In un quartiere che conoscono in tutto il mondo, un quartiere di Napoli, Scampia, che è un quartiere ma poco più grande di Napoli, perché quanti abitanti fa? Pare 60.000 abitanti. Sicuramente, in continua espansione. Un po' malfamato, però è bellissimo dal punto di vista, non so, topografico. Io quando vado lì mi sento bene, sono dei viali molto ampi, piante. Peccato che la gente ha un buon cuore. La gente ha un buon cuore, e poi ci sono mille iniziative, l'abbiamo detto l'altra volta, mille iniziative meravigliose di volontariato, molto belle veramente. Va bene, non perdiamo tempo per parlare di Gesù e delle sue parabole. Stiamo parlando, cari amici in ascolto, in modo particolare, l'abbiamo già fatto con la parabola del seminatore. Gesù ti raccontò che il seminatore esce a seminare, ma parte del seme cade lungo la strada, parte tra le pietre, parte tra le spine, parte soltanto nel terreno buono. E poi ha detto che il regno di Dio è simile anche a un seme che viene gettato nella terra e con la sua forza cresce. Il contadino non sa neanche come e perché, ma cresce. La forza della parola di Dio, che se ti penetra nel cuore te lo spacca, o fai quello che vuole Dio oppure soffri, è vero? Perché Dio ti perseguita con il suo amore. E poi infine abbiamo parlato dell'ultima parabola, perché sono tre che si susseguono, dove Gesù parla del granello di senape che è piccolissimo, è gettato nella terra, ma dopo un po' comincia a uscire fuori dalla zolla, cresce, diventa un albero e gli uccelli del cielo vanno a cinguettare tra i suoi rami. Adesso andiamo oltre e parliamo di altre due parabole che ugualmente si somigliano, quello della perla preziosa e quello del tesoro nascosto nel campo. Quello della perla preziosa dice Gesù che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, ma ne trova una veramente preziosa e cosa fa? Vende tutto quello che ha per comprare questa perla veramente preziosa. E l'altra invece è quella del regno dei cieli, è simile a un tesoro nascosto nel campo. Se uno trova questo tesoro, compra il campo per diventare padrone del tesoro. E noi vogliamo parlare con il professor Giustiniani e con la professoressa Brunella De Carlo, in arte Bruna Girasole, ecco. Professore, allora, bisogna essere dei cercatori, come mi pare che voglia dire la prima cosa Gesù, cercatori di perle, cercatori di tesori. Sì, non Qua solo. c'è tanto pessimismo intorno a noi che sembra che ci sia solo monnezza intorno a noi, invece sono anche le perle, come dice Gesù. Cercatori, E uno più prezioso dell'altro. cercatori anche in grado di avere un buon patrimonio che bisogna comprare. Entrambe le parabole ci dicono che il protagonista compra qualcosa per avere il È la tesoro. grazia di Dio, penso che sì, sia, che è infinita. E no? quindi Che- bisogna avere una buona borsa di denaro, materiali nel caso dell'acquisto del campo oppure dell'acquisto della perla, oppure spirituali, che significa la ricchezza, la capacità
di attingere alle proprie risorse mentali, intellettuali, culturali per acquistare. O anche rinunziare a se stessi, rinunziare alla propria vita, rinunziare per acquistare questo tesoro, che poi diremo che è il Cristo praticamente, no? Quindi allora, professore, non ci sta soltanto la monnezza intorno a noi, ma ci sono tante perle, tanti valori, è vero? Ma il più prezioso di questi valori è Gesù, è una persona, no? Ne parleremo abbondantemente, è vero, professoressa, che è Gesù il più grande valore, la più grande perla, che vale la pena Anche San Paolo lo dice nella lettera ai Filippesi, no? Considerato spazzatura tutto quello che non era Gesù Cristo, no? Ecco, e quindi bisogna essere disposti a rinunziare, Gesù ha detto, finanche alla vita, per conquistare Lui, che è la perla più preziosa. Non vorrei tanto fermarmi però su questo fatto della perla, vorrei andare oltre e andare al tesoro. Il tesoro forse è ancora più di una perla, un tesoro che è nascosto in un campo. Professore, mi tolgo una difficoltà, ma Gesù poteva direttamente dire: il regno dei cieli è simile a un tesoro, bisogna trovarlo, bisogna comprarlo, no, non dice così. Dice: il regno dei cieli è simile a un campo dove c'è il tesoro. Allora, professore, mi sono chiesto cos'è questo campo che io devo acquistare per trovare il tesoro. E se non compro questo campo non trovo il tesoro che è Gesù. Allora io mi sono chiesto, ho pensato cosa poteva dire, cosa poteva significare Gesù con questo campo. E la prima risposta che ho trovato, ho detto: il primo campo dove è nascosto il tesoro è proprio Lui, la sua umanità. Molti hanno difficoltà ad accettare Gesù come figlio di Dio, lo accettano come uomo, no? Lo accettano come uomo, come Jesus Christ Superstar. Altri lo rifiutano, dicendo: ma è mai possibile? In un uomo c'è Dio? Che un uomo sia Dio? Lo rifiutano. E invece bisogna proprio accettare questo, la teologia dal basso, cioè accettare Gesù perfetto uomo, no? Ed è perfetto Dio. Se io non riconosco Gesù come vero uomo, e ci fu un'eresia all'inizio del cristianesimo, non una, ma che dicevano che Gesù era un essere apparente. Il docetismo. Esatto, Gesù che camminava per le vie della Palestina sembrava che camminasse, sembrava un uomo, non era uomo. Chi si comportava così non diventava padrone del tesoro, del campo e quindi del tesoro che è Gesù. È esatto questa mia interpretazione. Ma io direi che lei ha colto nel segno, perché il problema di questa parabola non è quello di invogliarci a una caccia al tesoro, ma di invogliarci all'acquisto di un campo. Di un campo, dove c'è il tesoro, dove che è c'è Lui. il tesoro, che è sempre Lui. Figlio di Dio. Sì, è il campo e il tesoro, potremmo dire la sua terrestrità, la sua umanità è il campo. La sua divinità, che sta dentro il campo, non toglie di mezzo il campo, lo mantiene, la sua divinità. Per cui egli è un tutt'uno di campo e di tesoro. Chi ha trovato il tesoro non acquista solamente il Dio, acquista il campo in cui c'è il Dio. Quindi in questo Gesù, in quel Gesù c'è non solamente il figlio di Maria, l'essere umano, ma in quel Gesù c'è veramente il figlio di Dio eterno. E mi ricordo di quelle parole di Gesù. Gesù una volta ha detto agli ebrei: se io non fossi venuto sulla terra non avreste nessuna colpa, ma dal momento che sono venuto, se non mi riconoscete, se non mi accettate come uomo Dio, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi, cari amici, dobbiamo accettare Gesù per quello che è. Che cosa è Gesù? Uomo perfetto, Dio perfetto. Uomo, Dio. Professoressa, è un po' difficile per i bambini della scuola elementare forse spiegare questo, ma però lo possono. Ragazzi, dovete accettare Gesù. Gesù era bello, Gesù era meraviglioso, Gesù era potente, Gesù alzava il braccio e fermava i venti, alzava il braccio e fermava le acque, prendeva il pane. Io immagino il bambino che forse prima si è dispiaciuto un po' che ha dato i pani a Gesù, no? Gliel'ha torto. Io dico che Gesù è stato un po' crudele a chiedere i 5 pani al bambino, no? Ma poi il bambino si è divertito, perché il bambino vedeva che il pane si moltiplicava e mangiavano tutti. Una cosa. Questo è Gesù, è meraviglioso. Come uomo, dice che non lo poteva neanche guardare in faccia perché era luminoso, era bello Gesù. Pensate quando si è trasfigurato sulla montagna del Tabor,
fisicamente era bello, si presentava in una maniera straordinariamente bella Gesù, perché dentro, quello era uomo Dio, è il verbo fatto carne, quindi è uomo Dio. Allora noi, riconoscendo Gesù, come diceva San Francesco, a Natale noi celebriamo Gesù uomo, ma che è anche figlio di Dio. Non possiamo fermarci all'uomo, perché in quell'uomo c'è il figlio di Dio. Non è che c'è, è il figlio di Dio. Quell'uomo lì è il figlio di Dio. E andiamo oltre, professore. E qui vorrei fare un altro passo del gigante. Sempre domandandoci che cos'è questo campo che dobbiamo acquistare, perché altrimenti no, perdiamo il tesoro. Per caso sia la chiesa, quel campo, molti dicono Gesù sì, la chiesa no, Gesù sì, i preti no. Si può fare questa operazione? No, è un'operazione indebita, perché è come se negassimo l'umanità di Gesù. Chi disprezza voi disprezza me. Sì, di fatto Gesù ha le sue terminazioni corporee. Le sue terminazioni, che vuol dire, professore? Vuol dire che le sue mani, i suoi piedi, per 33 anni circa sono stati quelli lì di quell'uomo che è nato da Maria. Sì. Ma dopo i 33 Siamo anni, noi. fino agli anni nostri, fino al secolo XXI, siamo la Chiesa, il corpo di Cristo. Quindi lui continua a dare il pane agli affamati, ma attraverso di me e attraverso di te. Per cui il campo continua a predicare in Africa, in Brasile, eccetera, mandando noi. Sì. Ecco, Un'antica bravo, canzone medievale ricordava: Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Non ha piedi, ai piedi di tutti quelli che vanno ad annunciarlo oggi. Quindi la continuazione fisica del corpo di Cristo è la Chiesa, che noi chiamiamo anche corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Brunella, allora tu hai fatto pure abbiamo parlato già di un canto, è vero, Sì, intonato, molto a questo attinente a queste argomento. parabole di cui parliamo oggi. Sei disposto a farcelo sentire? Sì, perché no? Dai. Sì, dai. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la verità. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, e poi va, pieno di gioia va, e vende tutto quello che ha per acquistare quel campo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la tua
grazie, ma tu ti esibisci anche in, non so, in altri luoghi, non soltanto qui in televisione. Sì, vabbè, io animo in parrocchia, prima di tutto la messa domenicale, e però faccio anche piano bar, quindi... E comunichi la gioia di cui hai parlato in questa canzone. Vogliamo continuare con il professore Giustiniani a commentare, a continuare a chiederci che cos'è questo campo, perché secondo me è fondamentale. Sì. Se ne ha parlato Gesù, vuol dire che è importante. Importantissimo. E dicevamo che il campo è Gesù stesso, certamente. la Chiesa. La Chiesa nella linea della fisicità di Gesù, perché il campo è Gesù in quanto essere umano, il tesoro è Gesù in quanto essere divino. E quindi nella linea della fisicità la Chiesa, nella quale abbiamo gli aspetti esterni, e cioè predicazione, sacramenti, opere di carità, che però sono l'aspetto esterno di un interno, la soprannaturalità della Chiesa in quanto... Quindi non si può dire, professore, io credo in Gesù, ma non nei preti, non nella Chiesa. No, non si può dire perché... È la Chiesa che ti dà Gesù, è la Chiesa che ti dà i sacramenti. E appunto, a proposito dei sacramenti, io penso che il campo siano anche i sacramenti, no? Perché uno dice, ma perché devo andare in chiesa? Ma perché devo fare la comunione? Ma perché mi devo confessare? Eccetera. Alcuni non fanno battezzare i bambini. Bene, cari amici, noi possiamo dire che i sacramenti sono il campo di cui parla Gesù. Da acquistare. Il campo da acquistare, cioè da praticare, da fare, da accettare. Se non accetto e non pratico i sacramenti, Gesù non passa a me. Sembra complicare le cose, ma purtroppo Gesù ha stabilito così. Stabilito così la possiamo chiamare tecnicamente la dinamica dell'incarnazione. Il Dio avrebbe potuto salvarci senza mandare il figlio nella carne? Avrebbe potuto. Però l'ha Se mandato. Onnipotente avrebbe potuto tutto, Non ma l'ha mandato. Non c'era bisogno che morisse per noi, però è morto per noi. Non c'era bisogno dei sacramenti, ma li ha stabiliti. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, se no no. Sì. E poi nella linea dei sacramenti, le azioni cosiddette buone, le opere. Esatto. Il beato Giacomo Cusmano, un beato della fine dell'Ottocento siciliano, diceva: i poveri sono l'8° sacramento. Quindi noi alcune volte siamo portati a semplificare troppo la cosa, invece è un po' più complessa, cioè mano a mano che noi entriamo nella mentalità di Cristo ci accorgiamo che Cristo è esigente, che Cristo ci ha chiesto parecchie cose: credere nel Padre, credere nel Figlio e credere nello Spirito Santo, credere in Gesù, il Figlio di Dio, Dio e uomo, credere nei sacramenti attraverso i quali Lui comunica con noi, credere nella Chiesa che Lui ha istituita. La cosa è più complessa di quanto si possa pensare. Sì. Non si può mai ridurre il cristianesimo a una semplice traccia per una caccia al tesoro. Ecco, non è una caccia al tesoro, ma è una caccia al campo, e nel campo c'è il tesoro, e il campo è tutto ciò che nella linea della storia, della cultura, del quotidiano. Sembra complicare la cosa, ma è complessa la cosa. Professoressa, se gli alunni facessero questa domanda, professoressa, ma veramente è così difficile essere cristiani? No, io risponderei con semplicità, direi il tesoro prezioso è in un cuore buono, in un cuore semplice. Del resto noi siamo a immagine di Dio, quindi l'importante è non perdere quell'immagine di Dio che i bambini hanno ancora viva, vera, no? Ma io direi ancora di più. Di conservare quell'immagine di Dio e di prenderne coscienza. Questa è secondo me la ricchezza più grande. E io direi, allora, lì. direi ancora di più. E cioè, se noi partiamo dalla Chiesa, dai sacramenti, dalle cose da fare, diventa veramente pesante e complicato. Se partiamo invece dal centro, cioè Gesù, e lo pensiamo così com'è, meraviglioso, e lo amiamo, ma viene spontaneo fare tutto quello che ci ha chiesto, anche perdere la vita, anche morire per lui, no? Assolutamente. Cioè, ma è possibile che devo perdere la vita per lui? Ma se lo ami, canti, non ci pensi Del resto proprio. nel cuore dell'uomo c'è questa sete di infinito, questo desiderio di bellezza, no? Secondo me Gesù perciò ha usato questa immagine della perla, che è preziosa e bella al tempo stesso. Ecco. Ma è vero pure che la perla è frutto di una ferita, no? L'ostrica, in effetti, viene fuori da una ferita dell'ostrica. Quindi potremmo dire che un cuore che vuole cercare Dio, un cuore che anche nella sua sofferenza può incontrare Dio, anche nel dolore
si può incontrare Dio, anche da un momento difficile della Esatto, propria vita, esatto, si può esatto. scoprire l'incontro con Dio, Sì. anche questo. Professore, ripetici quella cosa che ha detto ultimamente quel santo Beato Giacomo Cusmano. Cosmano. È un santo del secondo Ottocento siciliano, diremmo contemporaneo del nostro più noto in Campania, padre Lodovico da Casoria. Sì. Ha detto che il povero è l'ottavo sacramento, testuale, per cui diversi studiosi, tra cui io stesso, che stanno reindagando a tappeto questo Beato Cusmano, pensano che egli sia il dottore dei poveri. Però, professore, c'è qualche santo più santo di questo qui che dice che tutti gli uomini sono l'ottavo sacramento anziché solo i poveri? Sicuramente ci sta Gesù di Nazaret, il Santissimo, Che ha detto... il quale ha detto beati i poveri, quindi ha, diciamo, tolto dall'immaginazione che chi più ha più conta davanti a Dio. No, io volevo dire un'altra cosa invece, cioè che noi spesso parliamo dei poveri, no? Come se fosse l'unico oggetto della nostra attenzione, invece no. Io penso che le perle di cui parla Gesù, le perle preziose, le tante perle preziose di cui parla Gesù, di cui lui è la perla più preziosa, perché è uomo Dio, noi invece siamo solo uomini, ma siamo perle, tutti, poveri, ricchi, siamo perle. Tutti coloro i quali sono capaci e sono in grado di non attaccarsi eccessivamente a un aspetto dell'esistenza. E dobbiamo considerare tutti gli uomini, in modo particolare i peccatori più che i poveri, i peccatori come l'oggetto del nostro amore, come Dio. Sì. Quindi proprio i ricchi, proprio i delinquenti devono essere oggetto del nostro amore, come Dio li preferisce. Noi diciamo preferisce i poveri, lo diciamo troppo spesso questo. Cioè Dio ama tutti, Dio è padre di tutti, ha detto che preferisce i peccatori più che i poveri. Tutti coloro che stanno nel catalogo delle beatitudini. Ecco, sono tutte condizioni tutti... di emarginazione, Io dico di situazione che, sociale. noi ci stiamo interrogando, cari amici, cos'è questo campo? Il campo sono gli uomini. E Gesù vive negli uomini, nei singoli uomini. Ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, cioè a qualunque uomo, l'avete fatto a me. Se io voglio conquistare Cristo, devo amare ogni uomo, non solo i poveri, non solo i ricchi, non solo i peccatori, ma ogni uomo, perché in ogni uomo c'è Cristo. Questo è il campo vero in cui c'è la perla delle perle, il tesoro dei tesori, che è Gesù. Grazie professore di aver partecipato a questa trasmissione, grazie professoressa che ci ha cantato anche questo bel canto, grazie anche a voi cari amici, a risentirci nella prossima trasmissione, pace e bene a tutti. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Amici Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Partiamo dall'immagine del satellite, tra l'altro questa elaborazione è proprio nostra di Trebi Meteo, molto bella, e ci mostra questa perturbazione che sta attraversando al momento l'Italia centrale. Vedete, la nuvolosità è più estesa nelle regioni centrali, ma si sta muovendo anche rapidamente verso il sud dell'Italia. In effetti per le prossime ore ci attendiamo l'arrivo di questa perturbazione anche nelle regioni meridionali, perturbazione che porterà degli acquazzoni, dei piovaschi e che è seguita da aria più freddina e da parecchio vento, quindi attenzione anche al vento che si farà sentire nelle prossime ore e anche per buona parte della giornata di domani. Nei giorni successivi comunque alta pressione che rimonta poi sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi la primavera tornerà protagonista un po' dappertutto rapidamente, con dei sistemi nuvolosi che per il momento rimangono sopra l'arco alpino ma sfioreranno nei prossimi giorni un po' le regioni settentrionali, però ancora una volta purtroppo senza grandi precipitazioni. Chiudiamo con le temperature. Vi dicevo che la perturbazione che sta transitando sull'Italia è seguita da aria più frizzantina, anche parecchio vento e quindi temperature in calo. Di giorno in realtà si starà abbastanza bene, anche se per questo martedì vedete comunque massime per lo più al di sotto dei 20 gradi, ma al primo mattino ci sarà bisogno di coprirsi bene. Al centro-nord scenderemo anche sotto i 5 gradi. Con questo è tutto, ma per maggiori dettagli sulle vostre località consultate l'app di Trebi Meteo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà una rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e su Italia. Si allontana definitivamente verso il Mediterraneo orientale e la Grecia la perturbazione transitata dalle nostre parti. E così, se controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia, vedete che resisteranno ampie zone di sereno, un minimo di variabilità nelle estreme regioni meridionali, per il resto poco da segnalare, qualche velatura poi si avvicina al nord Italia. Per quanto riguarda le precipitazioni, anche lì poco nulla, qualche residuo piovasco nelle prime ore del giorno all'estremo sud, per il resto bella giornata di sole. Quindi in definitiva ci attende un martedì soleggiato in Italia, però vi devo segnalare intanto un po' di vento che si farà sentire stavolta soprattutto nelle regioni meridionali e diciamo anche un minimo di variabilità al sud, con qualche piovasco a inizio giornata in Puglia, sulla Bassa Calabria, poi sull'Appennino meridionale, ma sole che torna piano piano protagonista. E come temperatura, attenzione, al primo mattino valori molto frizzantini, al centro-nord anche sotto i 5 gradi e anche le massime non saranno particolarmente alte, rimaniamo ben al di sotto dei 20 gradi. Per tutti i dettagli e comunque per le vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra. Una mia amica per lavoro conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Ah, una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello! Sarà una gita speciale e quindi con me ho portato Lu, una mia amica di Shanghai. Grazie agli amici dell'Associazione Friulana Appassionati Carrozze, visiteremo questo paese in carrozza. Siamo in un comune che si chiama Campolongo Tapogliano. La verità è che fino a qualche anno fa erano 2 paesi ben distinti. Per una complicata serie di eredità, Campolongo fin dal 1420 faceva parte della Serenissima, mentre Tapogliano era sotto il dominio dell'imperatore d'Austria. Quindi qui c'era un confine tra 2 stati. Per anni, di notte gli abitanti si sono spostati l'un l'altro le croci dei confini e spesso arrivavano alle mani. La questione arrivò alle alte sfere dei 2 stati, ma solo nella seconda metà del 1700 si definì una chiara linea di frontiera con un trattato che pose fine alle questioni. Per ricordare la vecchia Repubblica Veneta, il leone di San Marco qui a Campolongo lo troviamo un po' ovunque. Sulla facciata del municipio, alla base del campanile della chiesa di San Giorgio, sullo stemma comunale, approvato solo 20 anni fa. Mentre a Tapogliano il tipico campanile a cipolla ci ricorda che questo era territorio dell'imperatore austriaco. Entrambi gli stati si contesero per moltissimi anni la chiesetta di San Leonardo e i suoi terreni. Così gli affittuari di questi campi non sapevano mai se dovevano pagare le tasse a Venezia o a Vienna. Un bel problema. Dovevano rispettare i proclami di quale stato? Cari amici, benvenuti sul mio canale. Dove vi porto oggi? Ho pensato di portarvi in uno dei borghi caratteristici del Friuli, che ha fatto parte anche della lista dei borghi più belli d'Italia. Parlo di Valvasone, che è in provincia di Pordenone, è un centro che conta oggi poco più di 2200 abitanti. Si trova lungo il fiume Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone. È un borgo medievale costruito attorno a un castello, le cui prime testimonianze risalgono al 1206, anche se le sue origini si dice che risalgono all'età romana. Il suo nome deriva dal casato Valvason Cucagna,
che ha gestito il castello a partire dalla seconda metà del 1200. È stato danneggiato, ristrutturato più volte e oggi appare come un bel palazzo rinascimentale. Nel corso dei secoli ha ospitato varie persone note e importanti, come ad esempio Papa Gregorio XII nel 1409, Papa Pio VI nel 1782 e anche Napoleone Bonaparte nel 1797. Per le riprese volevo portare anche il mio drone Mavic Mini, ma andando su YouTube ho visto che il collega Adolfo Melilli ne aveva già fatte di belle, per cui ho pensato che non ne valeva la pena e quindi ho deciso di utilizzare queste riprese e fare pubblicità al mio collega. Mi dimenticavo. Per la musica ho deciso di dare spazio a due youtuber che a me piacciono tantissimo, gli Overdrive Duo. Andiamo! Durante le recenti fasi di restauro di alcune case sono venuti alla luce antichi e preziosi affreschi. Nell'edificio del mulino, oltre a un trittico e un leone marzano, si è rinvenuta la data di costruzione del vecchio mulino e della ruota Irma. Questo manufatto antico, dal mio punto di vista, sono una caratteristica di questo borgo molto interessante.
Amici di Trebi Meteo, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento previsionale da IM Parigi, giornata di lunedì con una certa variabilità e instabilità sull'Italia centro-meridionale, poiché attraversata da un fronte freddo, il quale sarà poi in graduale allontanamento entro fine giornata verso est. In dettaglio osserviamo le precipitazioni che tale perturbazione favorirà. Ebbene, saranno nevose sull'arco alpino, quote medio-alte. Si tratta invece di piogge e rovesci al centro-sud a carattere sparso, fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco, principalmente sulla fascia adriatica, ma si tratta di precipitazioni di breve durata, ma saranno accompagnate da una forte ventilazione. In definitiva, ci attende un lunedì con molta variabilità e instabilità al centro-sud, come osserviamo precipitazioni sparse e a tratti anche fenomeni temporaleschi. Addensamenti anche sull'arco alpino con deboli nevicate, soleggiate invece altrove, attenzione solo alla ventilazione poiché soffierà a tratti anche intensa, le temperature massime di conseguenza perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, maggiori dettagli come sempre vi attendono sull'app di Trebi Meteo. Carissimi amici, pace e bene a tutti, abbiamo dedicato una trasmissione alle apparizioni della Madonna a Ischia, Zaro, un paesino dell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Penso che abbiate sentito parlare, forse non tanto delle apparizioni della Madonna, ma di Ischia avrete sentito parlare. Lì dicono, per chi ci crede, che da 21 anni appare la Madonna. Prima erano un gruppetto, tra loro c'era anche un ragazzo che poi è diventato sacerdote e adesso sono praticamente due giovani spose, una si chiama Simona, un'altra si chiama Angela, alle quali periodicamente appare la Madonna e vanno tante persone anche dall'estero per assistere a questa estasi in cui entrano tutte e due mentre appare la Madonna. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto in studio Anna Maria Baratto e Stefano Petrazzuolo. Oggi abbiamo invece Anna Patrizia Alfieri. Buonasera. Sei anche tu poeta? No. No, non sei poeta, però sei parente di Vittorio Alfieri. Sì, c'è un legame e reale. Allora, sei fantasioso forse un po' anche tu, va bene. E poi abbiamo anche Maria Lauro, anche Lauro è un nome ridondante a Napoli, vero? Lauro, quante cose richiama Lauro. Benvenuti nei nostri studi. Cara Patrizia, Anna Patrizia, senti, ci vuoi descrivere un po' che cosa avviene là? Perché si parla di un bosco, si parla di centinaia di giovani, di persone che vanno in questo bosco, si parla dei messaggi della Madonna e qualche volta si dice che sono anche preoccupanti, si dice che addirittura la Madonna fece vedere l'abbattimento delle torri di New York, ma prima ancora che succedesse. Insomma, che cosa succede lì a Zaro? Dunque, da quando la Madonna appare nel bosco di Zaro, all'incirca intorno alle 15, 15:30. Di ogni giorno? No, del 26 di ogni mese ci si raduna in preghiera in questo bosco. Naturalmente le persone che adesso frequentano il bosco arrivano prima anche per preparare, no? il cuore, l'anima al momento di preghiera. C'è qualcuno che spiega un po' la storia, una persona, eccetera. Sì, che spiega. E poi arrivano... poi arrivano le ragazze, Angela, le signore ragazze, Angela e Simona, che anche loro si soffermano prima un momento in una loro preghiera personale. Dopo, cari amici in ascolto, dopo fra pochi minuti vedremo Angela e Simona in un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Sì, dunque loro un momento prima si soffermano in preghiera personale insieme al sacerdote, Don Ciro Vespoli, dopodiché insieme iniziamo, con tutte le persone presenti, si inizia la recita del Santo Rosario.
durante la recita del Santo Rosario a loro è dato di ricevere, per grazia. Si interrompe perché mi pare verso Loro il terzo, vanno in estasi, verso il terzo mistero, ma verso il terzo, verso il quarto, quando arriva la Madonna. Cioè cadono in ginocchio. Loro già sono in ginocchio Ah. perché sono solite pregare in ginocchio, quindi hanno questo momento di estasi. Vivono quindi per il momento e la durata che Ma è vero questo fatto, come dicevo, no? Che alcuni messaggi sono preoccupanti, fanno un po' di paura. Veramente i messaggi Per esempio, c'è non quel sono assolutamente preoccupanti, nel senso che non infondono timore. Per modo di il dire, perché contenuto- uno degli ultimi messaggi faceva vedere che c'era il Papa vestito solennemente Bene, davanti allora- a San Pietro e la cupola di San Pietro che scoppia. Uno ha paura, no? Allora, sicuramente loro, oltre al messaggio, la Madonna, oltre a dare un messaggio, in alcune situazioni loro hanno anche da vedere, hanno delle visioni in cui praticamente a loro è dato di vedere delle cose. Nell'ultimo messaggio, come lei sta facendo ricordo, è stata vista questa visione particolare Che in fondo deve essere interpretata. Anche io, Anna Maria, anche io, cara Virginia Ascolta, anche io quando ho letto questo messaggio con questa visione, cioè la gente vede la cupola del Vaticano, di San Pietro che scoppia, Ma mi sono infatti- preoccupata anche io, ma in realtà si tratta di come si interpreta, perché poi Certamente. continua la visione e la gente vede come tanti sacerdoti per terra, morti. Alcuni morti, E anche altri che pregano anche con questo è insistenza. brutto, ma poi arriva il bello, e cioè che arriva la Madonna e tutti questi sacerdoti che erano morti si rialzano. E questo è il messaggio, non la cupola che la Madonna con questa apparizione, con questo quadro, direi, ha voluto dire che ci sono delle cose che vanno male, ma la Madonna può risolvere tutto, no? Certo, ma Credo infatti che- i messaggi che possono sembrare catastrofici, pericolosi, preoccupanti, non devono essere così letti, ma sono degli Esatto. inviti continui, dei moniti anche a farci ritornare sulla retta strada, Certo. perché non è che camminiamo tutti quanti bene. Poi. Certo, Ecco. Maria Lauro, dicevo che il tuo cognome ci ricorda qualcuno molto ricco, non è a caso che lo dico, perché tu sei la presidente di un'associazione che avete comprato tutto il bosco o una parte, non so, spiega un tantino, l'hai fatto con i soldi tuoi, non so, sei ricca. No, a prescindere dal fatto, non so se lei si vuole riferire ad Achille Lauro, io non so nemmeno se sono una lontana parente. La cosa che posso dire è che quando nell'ottobre del 94, quando sono iniziate le apparizioni, si andava in questo appezzamento di terreno che abbiamo scoperto fosse di proprietà privata. Per tutto il corso del 95, fino a quando nel 2007 si è posto il problema che il proprietario doveva vendere questo pezzo di terreno. E proprio nel 2007, sotto invito della Madonna, abbiamo costituito questa associazione, l'Associazione Madonna di Zaro, che è una Onlus. Abbiamo, sia singolarmente sia con altri amici, abbiamo raccolto soldi, abbiamo chiesto l'aiuto alle persone e nel giro di brevissimo, perché la cifra era piuttosto consistente che ci veniva chiesto per comprarlo, nel giro di un anno, e per essere precisi, il problema si è creato l'8 dicembre all'Immacolata e l'8 dicembre successivo abbiamo chiuso il compromesso e abbiamo raccolto i soldi. Quindi abbiamo comprato il terreno perché il proprietario era in fin di vita. E il figlio avrebbe venduto tutti gli appezzamenti di terreno, compreso l'appezzamento dove avvenivano le apparizioni. Quindi l'abbiamo comprato. Se ho capito bene, quindi anzitutto non l'hai comprato con i soldi tuoi? No, non solo i Ma è miei, l'associazione. anche io ho partecipato. Anche tu hai dato 100 Anche euro. ho partecipato, ma tante persone hanno Sì. partecipato a comprare il terreno. Ma sentivo dire, non so quando ci sia vero, che poi lì dovrà sorgere una grande chiesa. Perché quando sono venuto lì una veggente, mi pare che era Angela, mi pare, mi ha indicato anche il posto dove verrà questa grande chiesa. È vero questo? In realtà loro hanno molte indicazioni dunque sul posto.
E in realtà la prima cosa, l'associazione Dobbiamo tutelare il posto, accogliere i pellegrini e creare cenacoli di preghiera e nello stesso tempo diffondere i messaggi. Questi sono i principi che noi come associazione ci siamo posti. Poi per quanto riguarda quello che lei dice in particolare, in realtà si parla di un futuro e si parla anche di un eventuale santuario che le stesse veggenti hanno visto, però su questo andiamo molto cauti. E innanzitutto quello che in questo momento è importantissimo è aspettare i lavori della commissione. Parla un po' di questa posizione della Chiesa, di questa commissione, che in che cosa consiste? In realtà la Chiesa ad Ischia, a partire dal 95 con perché il vescovo, è diocesi Ischia, c'è un vescovo ad Ischia. Con il vescovo che allora ha assistito alle apparizioni, era vescovo durante le prime apparizioni, Monsignor Antonio Pagano, come in seguito padre Filippo Strofaldi, sono stati sempre molto attenti, molto vigili. Hanno assistito alle apparizioni anche loro? Erano vescovi del momento e hanno avuto la possibilità di poter parlare anche con gli stessi veggenti, anche perché a Zaro... No, voglio capire, hanno parlato con i veggenti o stavano lì durante le apparizioni? No. Questo, durante l'apparizione no. Almeno durante l'apparizione quindi non hanno solo parlato con i veggenti. Che poi possano essere stati in modo privato, questo noi non lo sappiamo. E erano molto attenti, avevano comunque preposto un sacerdote del posto che seguiva i ragazzi e che raccoglieva tutti i messaggi, fino ad arrivare ad oggi, ad agosto del 2014, quando il nuovo vescovo, Monsignor Pietro Lagnese, ha istituito una commissione che sta già lavorando da un anno, anche in modo piuttosto solerte. È una commissione costituita da vari teologi, ma sacerdoti e laici. Anche da due autorevoli docenti in Mariologia come il professor Salvatore Perrella e il professore Alfonso Langella. Quindi noi adesso aspettiamo. Quindi ci aspettiamo un po' il responso, poi vediamo. Stanno lavorando di buona lena, quindi e poi Bene. Quello che sarà il futuro vedremo. Ma è stata la Madonna però a dire di acquistare il bosco, se ho capito bene. Sì. La Madonna stessa. E portava molta fretta perché perché il proprietario era in fin di vita, era malato, aveva un Viva Gesù, viva Maria. Cara Anna Patrizia, la Madonna in questi messaggi, l'abbiamo già accennato nella precedente trasmissione, quando appare la Madonna ai veggenti, appare sempre vestita in una maniera diversa, vero? Sì. Intanto se ci dici come appare, per esempio, con la corona in testa, non so. La mamma regina del bosco di Zaro precisamente è vestita con un abito bianco, ha un cuore di rose che fuoriesce dal petto, cioè proprio piazzato sul petto, un manto azzurro, sui piedini che sono comunque staccati sempre dal suolo, ha altri boccioli di rose, ha le mani aperte proprio per accogliere noi figli, quindi nello stesso tempo per accogliere le nostre richieste. E dicono che è di una bellezza. Ed è di una bellezza, non è molto chiara, di carnagione, degli occhi azzurro-verdi che sono indescrivibili a quello che dicono le veggenti. È di una bellezza indescrivibile, qualunque bellezza sulla terra non è paragonabile. Ecco, allora la Madonna appare sempre vestita in una maniera diversa. Io mi ricordo che quando cominciò ad apparire la Madonna, cari amici, questo non dovete ridere perché quando cominciò ad apparire la Madonna a Medjugorje, io feci io ero all'inizio di queste trasmissioni televisive, 30 anni fa, e intervistai un giornalista di un giornale che non vi nomino, di Napoli, il quale fece l'obiezione intelligentissima, guarda, veramente straordinaria. Dice, ma che la Madonna c'ha un armadio in paradiso? No, non è così. È intelligentissimo questo, come no? La Vergine Santa... Cari amici, non è questione di armadio, il Dio è spirito, la Madonna è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Anche Gesù è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato.
Cioè, come dice San Paolo, noi non sappiamo adesso come saremo in cielo. Sì. Saremo dei raggi di luce, non abbiamo l'armadio, per amor di Dio. Assolutamente Non è che no. ci mettiamo una veste, però il modo di vestirsi dalla Madonna annuncia qualcosa. Annuncia, esatto. Se è vestita annuncia. di nero vuol dire che dirà qualche cosa. Allora, È così. lei me lo insegna, Padre Fiorenzo, cioè la Madonna non trasmette il messaggio solo a parole, ma lei trasmette il messaggio anche nel modo in cui appare. In tutte le altre apparizioni anche già riconosciute dalla Chiesa, vedi quella di Lourdes, vedi quella di Guadalupe, è comunque circoscritta al luogo, al momento storico, alla cultura del luogo. Nello specifico Azzaro parla all'umanità intera e non è soltanto relativa all'Italia o all'isola di Ischia, ma è comunque un messaggio rivolto all'umanità. E lei ogni volta nell'esprimere anche a parole, a noi uomini, esprime anche alle nostre sensibilità, ai nostri cuori, al nostro animo, che noi stessi, poi grazie all'azione dello Spirito Santo, dobbiamo cogliere un messaggio che si identifica nella tipologia, proprio la tipicità del vestito, del modo in cui si presenta. Il 26 ottobre 2015 la Madonna apparve con una corona regale sul capo. Perché? Perché stava per dire nel messaggio poi: io sono la madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Quindi quella corona, quel modo di vestire splendido, voleva significare con i gesti, con i colori, quello che lei era, la regina del cielo e della terra. Così come è anche importante il fatto delle rose, perché la Madonna appare con le rose, perché ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. La rosa e appunto ci io su questo ti volevo un po' chiedere. La Madonna ha chiesto di recitare il Rosario della Pace e il Rosario della Risurrezione. Che differenza c'è? Il Rosario diciamo canonico, la Vergine Santa Azzaro ha chiesto di recitare ogni mercoledì il Rosario della Pace e mentre nell'occasione della ricorrenza dell'Immacolata, del Santo Natale e della Santa Pasqua, il Rosario della Risurrezione, che è strettamente legato alla croce mistica. Ecco, di questo vorrei che mi parlasse un po' Maria. Cos'è questa croce mistica? La croce mistica è una croce reale che sta lì, di legno. Una croce reale che noi portiamo in processione in queste occasioni di cui ha parlato Anna Patrizia ed è legata a diverse apparizioni che Don Ciro Vespoli ha avuto. La vedeva spesso durante alcune apparizioni e in un'apparizione specifica gli è chiesto di andare a Fatima perché lì l'avrebbe trovata senza ulteriori spiegazioni. Don Ciro si reca a Fatima con la famiglia e cercava di capire dove potesse trovarla. In realtà aveva pensato anche di trovarla in negozi di souvenir come un oggetto. Si reca alla cappellina della Madonna di Fatima, ha la visione e riceve il messaggio. Subito dopo la mamma lo chiama per indicargli una fiaccolata. La fiaccolata si avvicinava al luogo, alla cappellina, e c'era una persona che guidava la fiaccolata con questa croce che lui aveva visto in visione e resta molto colpito di questa cosa. Per avere ulteriori spiegazioni chiede al sacerdote del gruppo la sera stessa in albergo dove avesse potuto prendere quella croce. E il sacerdote spiega che l'aveva trovata in un ripostiglio, l'aveva ripulita e l'aveva usata per quella fiaccolata. E adesso sta nel bosco, è vero? Adesso l'ha riprodotta, no, quella l'ha riprodotta? L'ha riprodotta perché l'ha ripresa il sacerdote, ma noi l'abbiamo riprodotta. Sta nel bosco e la Madonna dice che chi prega davanti a quella croce ha delle particolari grazie, mi pare. Sì, è particolare ed è legato e soprattutto durante le apparizioni in vari momenti viene dettato a Don Ciro il Rosario della Resurrezione, quindi sono strettamente legati. Anche nelle stesse litanie c'è la litania Santa Croce Mistica. Meraviglioso. Cari amici, abbiamo ascoltato Anna Patrizia Alfieri e Maria Lauro su queste cose prodigiose, straordinarie, belle, di ciò che avvengono nel bosco di Zaro
nell'isola di Ischia, e abbiamo parlato dei messaggi della Madonna e delle apparizioni. Io vorrei pregare la regia di mandare in onda il filmato che abbiamo visto già nella precedente trasmissione, lo vogliamo vedere anche adesso. Intanto saluto Anna Patrizia e Maria Lauro, perché subito dopo il filmato, cari amici, avremo due altre persone. Sono quelle di cui vi ha parlato un ospite della precedente trasmissione. Si parlava di un uomo che era andato in coma, era quasi morto, e che invece attraverso le preghiere riprese vita, e lì conoscerete questo signore, la sua signora, eccetera, subito dopo il filmato. Intanto prego la regia di mandarlo in onda. Ricordo questo mistero glorioso, la nascita di Gesù. Ave o Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non ascoltate la mia voce, e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi, liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera, preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste e una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente, e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto
mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo voluto farvi rivedere questo breve filmato realizzato a Zaro, nell'isola di Ischia, il 26 ottobre 2015. Abbiamo assistito, per chi ci crede sempre, all'estasi delle due veggenti, che poi ci hanno fatto anche sentire uno dei due messaggi dati dalla Madonna. Come vi promisi, non abbiamo mai accennato, cari amici, che anche a Zaro, come a Medjugorje, ci sono 10 segreti dati dalla Madonna, che essendo segreti ovviamente non li conosciamo. Basta sapere che ci sono anche questi 10 segreti che la Madonna dà come prova, anche in modo che quando si avverano si possa dire allora veramente, ecco, la Madonna ci è apparsa, veramente la Madonna ha detto delle cose vere. Vi promisi che avrei fatto venire in studio, ecco, i due coniugi, Maria e Giuseppe Castaldo, ai quali do il benvenuto. Grazie. Perché nella precedente trasmissione si parlò di un signore che stava in coma, ed eccolo qua, il signor Giuseppe Castaldo, e si parlò di una signora che aveva il glaucoma, ma invece di pregare per la sua guarigione, pregò per la guarigione del signor Giuseppe, e poi la Madonna fece il miracolo tutte e due, perché guarirono tutte e due. Vogliamo sentire un po' la storia dalla signora Maria, che è la sposa di Giuseppe. Dobbiamo sempre dire grazie a Liliana, che ci ha dato l'opportunità di conoscere la Madonna di Zaro attraverso quello che dico io, un vero e proprio miracolo. Tu allora conoscevi Zaro, le apparizioni? No, me l'ha fatto conoscere Liliana. E ti ha dato un'immaginetta? Mi diede un'immaginetta e la portai in ospedale, passandola sul torace a mio marito, perché i medici mi avevano detto: signora, 3 sono le opzioni, o le ridiamo un vegetale su una sedia a rotelle, o suo marito finisce i suoi giorni qui in rianimazione, o ci vuole un miracolo. Un miracolo. In quel momento mi sentii persa, abbandonata da tutti, e diedi spazio al mistero. Sinceramente mi aggrappai a quell'immaginetta, entrai in rianimazione, gliela passai sul torace, perché i medici dicevano: stiamo provando a stubarlo, ma non respira autonomamente. Signora, facilmente suo marito non ce la fa. Ha i suoi 72 anni, i suoi acciacchi legati all'età, per cui si metta tranquilla. Ma chiaramente mi aggrappai a questa immaginetta, pregavo disperatamente e la lasciai sotto al materasso in rianimazione. Questo giorno 27. Il 26 settembre Liliana era stata nel boschetto a pregare. Il giorno dopo andai a colloquio con i sanitari e mi ricevette una dottoressa con un sorriso radioso e disse ai miei figli: ragazzi, papà ce l'ha fatta, sta avendo cenni di ripresa. Infatti entrammo e lui biascicava qualche parola, diceva qualcosa. Ma voi attribuite questa cosa alla Madonna semplicemente perché avete messo l'immaginetta della Madonna?
C'è da dire questo anche, in onor del vero. Un grande applauso va anche alla sanità, perché bisogna dire che c'è la buona sanità, esiste, ci dobbiamo credere. Però, padre, quando... Ma lui ha avvertito qualcosa? Tu di questo fatto dell'immaginetto non ricordi niente? Lui non sa niente, né del ricovero, né dell'intervento, né del coma. Quando si è risvegliato poi mi ha detto cose che mi ha lasciato stupita. Ecco perché ci credo. Questo vorrei sentire. Che cosa? Lo può dire lui? Ho visto un bosco pieno di luce. Mi è sembrato proprio come stare in un limbo. Sospeso e vedevo questo bosco con luce forte, bella, che non ho mai visto. E da allora ha cominciato a prendere coscienza? Sì, dopo ho incominciato a prendere coscienza perché la mia signora mi teneva la mano, mi stringeva per sentirmi come per dire sei vivo, mi stringeva e mi parlava per farmi essere cosciente. E siete mai andate poi nel bosco di Ischia e corrispondeva un po' a quello visto? Liliana mi ha portato, lui per motivi di salute non è mai venuto? No. Però Liliana mi portò a pregare e feci la mia testimonianza, perché io ci credo, io l'ho vissuto sulla mia pelle, io l'ho respirata questa... E quanto tempo fa è avvenuto questo fatto? 3 anni fa, settembre del bene. 2012, Adesso non ha riportato esiti, niente, sta benissimo, forse si può dire pure meglio di prima. Voi siete cattolici tutte e due, Sì. praticanti? Sì, praticanti, Siamo stati anche nelle comunità, sono fatto che capo comunità nella chiesa di Sant'Anna in Afragola. Ma continuando una vita precedente così religiosa oppure prima non era? Sempre, già mio padre era presidente dell'Associazione Cattolica dei Sacri Cuori, poi io sono stato in associazione e dove fu poi appoggiata l'Arca dell'Alleanza. Sono partito in polizia e ho fatto 40 anni da fuori e dentro. Quindi lei è un ex poliziotto. Bene, cari amici, ringraziamo i coniugi Castaldo che ci hanno portato questa bellissima testimonianza. Ripeto. Dopo la visita alle moschee ci siamo recati alla chiesa di Sant'Anna e quindi, accanto alla chiesa, abbiamo visitato gli scavi della piscina probatica, dove avvenne la guarigione di un paralitico. Disse egli Gesù: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante colui diventò sano, prese il suo lettuccio e camminava. Ora, quel dì era sabato.